Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 28 novembre al 5 dicembre 2022. Benvenuti sul canale. Io volevo ringraziare tutti quelli che stanno scaricando l'ebook gratuito sulla Luna nei segni, perché la Luna, come spiego anche in un video che ho correlato, che forse vi rimetto nell'info box o che ricondividerò su Instagram, la Luna è importante tanto quanto il Sole, soprattutto nelle previsioni. A volte, soprattutto se siete cancro o se avete una luna dominante, e io lo posso testimoniare, no, in prima persona, la luna risente delle previsioni in maniera più tangibile, perché ricordatevi che il Sole, quindi il nostro segno zodiacale, rappresenta la nostra forza attiva, come reagiamo, dove si dirige la nostra personalità, quindi le azioni, le manifestazioni attive, ma la Luna racconta dove troviamo la pace. Dove troviamo la pace e che cosa ci rende soddisfatti e appagati per stare bene a questo mondo. Quindi non dobbiamo mai dimenticare le emozioni, ciò che ci nutre e che poi racconta anche di riflesso il rapporto primordiale che abbiamo con la mamma, perché chi ci dà la vita e chi ci dà il nutrimento è la figura materna, anche se poi nella vita possiamo incontrare anche altre figure di riferimento femminile, ma voi vedrete che il segno in cui cade la vostra luna le unisce, c'è un leitmotiv che le unisce tutte in qualcosa, quindi è un viaggio assolutamente affascinante ed è molto importante. Io, soprattutto per i cancro o chi ha l'ascendente cancro o chi sa, leggendo il proprio tema natale, di avere una luna dominante, quindi una luna in prima casa, in settima, in decima, in quarta, ragazzi, ascoltate anche il segno dove cade la vostra luna nel tema natale, e nell'ebook, in tutto quello che, se scaricate l'ebook e il link in cui vi mando, troverete anche il modo per scoprire in che segno cade la vostra luna di nascita. Quindi volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare le persone che mi offrono uno o più caffè per sostenere il canale, per permettermi di dedicarmi a questi video e di dare tutte le risposte nei video che mi chiedete, quindi grazie a tutti. Festeggiamo anche i 20.000 follower del canale YouTube, è un risultato inaspettato, grazie di cuore, mi riempite veramente il cuore con tutta questa compagnia e questo affetto. E andiamo a vedere questa settimana, dove neanche a farla apposta c'è una luna strepitosa, c'è una luna assolutamente strepitosa che potrebbe portare tante cose, anche tante cose fortunate. Allora, questa settimana guardiamo i transiti dal 28 novembre al 5 dicembre. Dal 30, 31, 30 novembre, 1 dicembre, 2 dicembre ci sarà una luna crescente in pesci congiunta a Giove in pesci diretto, perché nei giorni scorsi, il 24, è tornato finalmente diretto. Non avevamo una luna, una configurazione così potente come una luna in esaltazione in pesci, congiunta a Giove e congiunta a Nettuno dalla scorsa primavera. Precisamente l'abbiamo avuta tra il 6 e il 7 gennaio 2022. Tra il 2, il 3 e il 4 febbraio 2022, quindi alla Candelora, che è un portale molto importante, e poi tra il 2 e il 3 marzo 2022. Questa sarà l'ultima luna del 2022, luna in pesci crescente, congiunta a Giove in pesci, congiunta a Nettuno, perché avremo la prossima luna crescente in pesci, quindi in esaltazione 27 e 29, 27 e 28, 29 dicembre, ma Giove sarà già in Ariete. Che cosa significa? Allora, la luna Giove, la luna in esaltazione in pesci, Giove in pesci è in domicilio o anche in esaltazione, e Nettuno è in trono nel segno dei pesci.
Quando dei pianeti parlano la stessa lingua, perché fosse Marte in pesci che sta male nei pesci, cioè quando dei pianeti sono allineati in una maniera perfetta, e perfetta significa che sono nel loro domicilio o in esaltazione e che parlano la stessa lingua e c'è una congiunzione, quell'energia è esplosiva in senso buono, non stiamo parlando del fuoco arietino. Qui c'è la luna, indica l'emotività, ma nel segno dei pesci indica proprio la spiritualità, l'elevazione, le masse, il sentimento comune, le guarigioni, la condivisione, la compassione, l'unità che c'è fra le anime. Questa è una luna spirituale, sensibile, di grande amore universale. Quello sarà sicuramente un portale, capita questa settimana. Giove è il pianeta della grande fortuna, ma comunque il pianeta più grande del sistema solare, ed è quindi un espansore, un dilatatore, congiunto anche a Nettuno, che è le coscienze, gli ideali. Indica che unito già da solo è uno stellium, già da sola è una congiunzione di grande spiritualità, di grande elevazione delle masse. Ragazzi, ci saranno dei risvegli della coscienza, è un momento davvero magico, è un momento delicato, è un momento veramente di grande cuore, di apertura del cuore. Cercate di stare nell'amore, è un portale, anche se non è un 11-11, un 11-22, questo è un portale di grande amore, grande compassione, grande condivisione. Cercate di perdonare, farà bene a chiunque. Tra l'altro è uno stellium in pesci che avrà che avverrà nel corridoio, come stavo raccontando su Instagram, legato alla luna nuova in Sagittario, ad un corridoio molto potente che è iniziato il 24 novembre con la luna nuova in Sagittario, congiunta al Sole, a Venere, a Mercurio, quindi che finirà il 23 dicembre, perché da luna nuova a luna nuova si aprono dei corridoi, no, particolari di energia. La luna nuova è una svolta che porta, a seconda dei pianeti che trova con sé nel momento in cui si compie, quindi va a traino di quell'energia, si impregna di quell'energia e crea questi corridoi che voi immaginate un corridoio di fuoco legato al segno del Sagittario, che quindi ha una connotazione internazionale, e quindi ci saranno dei fenomeni che legheranno, se non possiamo dire tutti gli esseri umani del pianeta, gran parte di essi, ok? La spinta evolutiva è molto forte. Già il segno del Sagittario è proprio legato al superamento dei confini, al superamento del campanilismo, della chiusura, della territorialità. È proprio un segno estroverso, aperto, che ama conoscere l'altro, che è inclusivo, è assolutamente inclusivo, generoso, ottimista, aperto, accogliente, è coraggioso, ok? Non si chiude. Per esempio nel suo orticello, quindi abbiamo una grande condivisione, poi con un momento di grande compassione, elevazione spirituale. Questo è un portale che ha tantissime aspettative a livello umano, a livello di risveglio della coscienza, a livello proprio di elevazione delle masse, ok? E ci saranno sicuramente inevitabilmente delle cose a livello internazionale. Voi guardate il corridoio, il 23, il corridoio energetico, il 23, 20, nella notte tra il 23 e il 24 novembre, esattamente a mezzanotte del 24, c'è stata questa luna nuova in Sagittario, congiunta poi nelle ore successive a Venere e Mercurio, quindi Sagittario è popoli, apertura, superamento di confini, superamento di barriere, no? Superamento di limiti, di ostacoli. Ovviamente i pianeti in Sagittario, soprattutto la Luna nuova e il Sole, sono trigono a Giove, quindi anche se Giove è nel segno dei pesci è alla fine quasi in Ariete, quindi formano un trigono, e poi il giorno dopo, il 25 e 26, formano anche un ottimo aspetto con Saturno, quindi hanno anche la forza impattante di rinnovare le istituzioni, perché Saturno rappresenta le istituzioni. Il corridoio parte dal segno del Sagittario a novembre, finisce il 23 dicembre nel segno del Capricorno
su Plutone, sul Sole, appena il Sole sarà entrato nel segno del Capricorno. È potente perché c'è qualcosa a livello internazionale che porterà un cambiamento, una trasformazione a livello politico. Cosa accadrà? Ce ne accorgeremo, quindi il 23 questa inizia come dire, il corridoio 23 dicembre in Capricorno, che sarà legato quindi alla manifestazione di cambiamenti a livello politico. E si scopriranno anche delle cose, ragazzi, perché quando c'è Plutone si scoprono inciuci, insabbiamenti, scandali, delitti, ok? Proprio si tolgono le pentole no? Si alzano i coperchi dalle pentole, in questo caso nell'ambito della politica, del potere, no? Istituzionale, perché il segno è il segno del Capricorno. Cosa accadrà? Ce ne accorgeremo dal 29 dicembre 2022, quando Mercurio diventerà retrogrado, e lo sarà fino al 19 gennaio 2023 su Plutone, e quindi la trasformazione, insomma le cose verranno fuori e noi assisteremo a qualcosa che ha il sapore di nuovi inizi, visto che nel frattempo il 20 dicembre anche Giove sarà entrato in Ariete, quindi non ci annoieremo, però questi pianeti nel segno dei pesci, legati all'amore, alla fratellanza universale, ci fanno ben sperare. Anche se siamo nel mondo della materia e a volte affinché avvenga il cambiamento bisogna, no? Che delle cose anche un po' problematiche accadano più volte. A livello internazionale ovviamente questi pianeti in segno dei pesci riguardano le faccende marittime, quindi inevitabilmente immigrati, barconi, devono fare qualcosa, e voi vedrete che lo faranno, nuovi accordi a livello internazionale per le morti nel mare, quella è la prima cosa, la più importante. Nel segno dei pesci ci sono le materie prime e il gas in primis, perché l'elettricità è più appannaggio di Urano, quindi proprio le risorse gassose, e ci saranno delle novità anche in quel momento. Ci sarà qualcosa legato alla spiritualità o a qualche ordine religioso. E poi dovrebbe accadere anche qualcosa in ambito sanitario, potrebbe essere anche qualche scoperta legata al Covid, a cose che sono successe prima, no? Perché comunque i pianeti in pesci indicano l'ambito sanitario, quindi grandissime novità che come un domino in questo corridoio inizieranno a spostare tutti i tasselli affinché si arrivi ad un 2023 di grandissimi cambiamenti. E allora noi andiamo a vedere che cosa ci porta questo cielo e questa strepitosa luna in stellium, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, per voi questa settimana sembra una settimana dal sapore mistico, si può dire, è una settimana di grande risveglio, di illuminazioni, di sblocco della coscienza, di una rinascita. È come se qualcosa di nuovo, un raggio di sole, di luce, scendesse dentro di voi ed elevasse la vostra coscienza. Le giornate tra il 29 novembre, 1 e 2 dicembre, con questa strepitosa luna crescente in pesci congiunta Giove e Nettuno, veramente una lampadina, sembra che qualcuno accenda un interruttore dentro di voi, ok? Quindi questo che cosa comporta? Innanzitutto un'illuminazione, un ampliamento della coscienza, che di solito corrisponde anche ad un'espansione del cuore. Non si può avere la mente aperta e il cuore chiuso, vanno per leggi di fisica quantistica, per leggi che vigono sulla Terra. Se hai l'apertura del cuore, quindi se hai un cuore aperto, hai anche una mente aperta. Quindi quando vedete persone chiuse, diffidenti, sappiate che
non ci si può parlare neanche più di tanto e insomma è anche un po' difficile arrivare al loro cuore, bisogna prima farle rilassare. Allora, cosa accade? Voi siete in grande trasformazione, siete forse nell'ultimo anno e mezzo fra i principali interessati alla trasformazione, una trasformazione che è partita dal 2021, quando avete iniziato a risvegliarvi quasi tutti da una serie di macerie o comunque da una serie di fini, di difficoltà che il periodo del Covid, il periodo dei pianeti in Capricorno, 2017-2020, inizio 21, ha portato per voi. Però ovviamente la coscienza che avete oggi rispetto a quella della primavera del 2021 probabilmente come dire, risulta con uno scatto avanti, no? Avete capito più cose, siete maturati, siete più lucidi, avete forse fatto pace con qualcosa e diciamoci la verità, con questi pianeti in Sagittario che sono iniziati la settimana scorsa, se volete andare a riguardare il video, con la luna nuova in Sagittario, congiunta al Sole, poi nei giorni successivi 24-25 a Venere e a Mercurio, vi ha portato a dimenticare un amore, a lasciare indietro finalmente, a sentire alleggerito il cuore da un amore che vi ha fatto soffrire, siete pronti a ripartire in qualche modo. C'è chi lo ha fatto fisicamente o si sta organizzando fisicamente, c'è chi lo sta facendo proprio psicologicamente come persona. Se avevate timore di qualcosa, se non vi sentivate di saltare un ostacolo, di superarlo, di affrontare una situazione, adesso queste cose adesso vi sentite più pronti e vedrete che nel giro di un mese, perché poi il portale, diciamo il corridoio energetico inaugurato a vostro favore il 23, 24 novembre, 25 se non erro, scorsi, dura fino al 23 dicembre e porterà progressivamente in queste settimane fino al 23 dicembre ad ad un rinnovamento degli obiettivi, ad una crescita professionale, dove urge il cambiamento, la modifica, il cambio di rotta, avverrà questo. Dove invece, bene o male, insomma, le cose hanno bisogno di una limatura, ma anche se vengono riviste, state bene così, allora ci sarà sicuramente un ampliamento. Diciamo che in queste settimane, in vista del ritorno di Giove in Ariete, state rivedendo alcune cose per ripartire alla grande, perché lo scopo è proprio quello. Voi avete avuto prima un Giove in Ariete tra l'estate e ottobre, avete provato la ripartenza in tutti i settori, dove avevate bisogno di ripartire e di chiudere quel ciclo che è iniziato nel 2010-2011, ce l'avete fatta. Dove non siete riusciti c'era bisogno di fermarsi e di vedere che cosa non andava, ok? Quindi adesso in queste settimane, con questo ampliamento della coscienza, quindi con questo aumento della comprensione degli eventi, con una lettura diversa delle cose, adesso potete fare dei progetti diversi o se decidete di percorrere quella stessa rotta siete rinnovati voi, quindi vedrete proprio là il cambiamento, assolutamente il cambiamento. La settimana prossima, questa è l'ultima settimana in cui avete Mercurio a favore, no? in Sagittario. Dalla prossima settimana, proprio dal giorno 6, quindi quando finisce questo oroscopo, Mercurio transiterà nel segno del Capricorno. Quindi il momento di grande leggerezza, il momento di entusiasmo, il momento per apprendere, il momento per scoprire è veramente non limitato a questa settimana, perché poi non è che vivrete in ristrettezze, ma quando Mercurio passerà nel segno del Capricorno, e ci resterà tantissimo perché Mercurio starà in Capricorno dal 6 dicembre, infatti credo che ci farò un video a parte, dal 6 dicembre al 5 febbraio, ai primi di febbraio, perché avrà un lungo moto di retrogradazione, come vi sto ricordando in queste settimane, e lì questo Mercurio inizierà alla luce della nuova apertura della mente, alla luce di una nuova visione della mente, porterà delle novità lavorative o comunque, come dire, legate ai vostri
alle vostre mire, alla vostra ambizione. Quindi è probabile che se avete una nuova comprensione lavorativa, una nuova comprensione delle cose, anche lavorativamente parlando, capirete che avete da chiarire qualcosa con qualcuno. Iniziate a parlarne, questo dicono le stelle, no? Cioè iniziate a trattare, se è un discorso di fare nuove proposte, iniziate a vedere come gira l'aria, ma sappiate che dal 29 dicembre al 19 di gennaio, cioè che adesso non è tutto, il quadro non è concluso, che siete in trasformazione, perché dal 29 dicembre al 19 gennaio è come se si rimescoleranno le carte, no? Ma questo poi dipende insomma dall'universo, potete cambiarle voi e può cambiarle un vostro superiore. Questo poi dipende dalla situazione che state vedendo. Quindi dal 29 dicembre fino al 19 gennaio sarebbe consigliabile non prendere decisioni definitive, anche se la voglia di cambiare, l'impulsività, la voglia di dire quello che pensate sarà tanta, perché Giove sarà entrato in Ariete, quindi la spinta marziana è fortissima, e Mercurio retrogrado fa proprio questo scherzetto, che mentre l'universo ci consiglia, no? Perché è proprio come un volgere lo sguardo al passato, quindi sistema le cose del passato, è come una sorta di non tempo, no? Tu sistemi le cose del passato perché ci sono cose che non sai o cose che non hai capito bene, le riapprendi, le rivivi, quindi in realtà è una grande fortuna se noi esseri umani ci accontentassimo, riuscissimo a fermarci, riuscissimo a stoppare il cervello e a dedicarci a delle cose, ma è difficile avere questo dominio della pancia e della mente che come un criceto ci vuol far andare avanti anche quando la ruota è ferma. Questo ci dice un po' l'universo, che la ruota del criceto è ferma e che dovremmo fermarci. Quindi non esordite, non vi licenziate, non vi lasciate, non comunicate. Se qualcuno vi lascia sappiate che, o se qualcuno vi licenzia sappiate che si pentirà e vi verrà a chiamare. Voi mettetevi zen. Se siete capitati su questo video vuol dire che forse avete bisogno, no? Che questo messaggio è per voi, perché le cose non accadono per caso e perché l'universo ci parla da qualsiasi parte, anche con una frase di una canzone della radio, perché è pronto ad ascoltare. Quindi voi mettetevi in una fase zen e poi vedrete che dal 19 gennaio le cose ripartiranno alla grande. Quindi innanzitutto questa settimana è importante, rimaniamo nel contesto presente, nel qui ed ora, vediamo che cosa vi porta questa espansione della coscienza, questo superamento dei limiti e insomma poi in base a quelli si va avanti perché voi siete in rinascita. Fatemi sapere che cosa vi accade, quale illuminazione, quale raggio di sole vi illumina il sesto e settimo chakra, anche il quarto, e buona espansione della coscienza, un grande bacio e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Amici del Toro, amici con l'ascendente Toro, benvenuti a questa settimana che sembra rivelarsi molto impegnativa ma molto soddisfacente, assolutamente soddisfacente. La settimana si apre, questa è la settimana dal 28 novembre al 5 dicembre. La settimana si apre con una luna crescente in Acquario congiunta a Saturno e nei giorni successivi, il 30 novembre 1 e 2, la luna in esaltazione si congiungerà a Giove e Nettuno. Quindi questa settimana è una settimana nella quale saprete in che modo le vostre ambizioni, i vostri progetti, i vostri programmi e i vostri obiettivi si realizzano, più o meno anche quando si realizzeranno e soprattutto se e come procedere, quindi se vi potete allargare o se c'è da ridurre un attimo la dimensione. È una settimana molto particolare, siete nelle ultime, questa sarà l'ultima luna
prima dei prossimi 12 anni, l'ultima luna in esaltazione, congiunta a Giove, congiunta a Nettuno, quella soprattutto in Pesci, 30 novembre 1 e 2, che nel vostro caso è estremamente favorevole, forma anche un sestile con Urano, quindi un ottimo aspetto con Urano in Toro, con il nodo nord, il destino in Toro, e quindi indica che arriva qualcuno nella vostra vita che vi arriva nel vostro team, arriva nel vostro entourage, arriva nelle vostre amicizie, arriva nella squadra di lavoro. C'è questa cosa di grande condivisione, c'è questo momento di grande verità, di grande espansione della coscienza e ragazzi soprattutto o arriva una persona veramente, non dico mistica, ma una persona che tipo un angelo custode vi aiuta a tirarvi fuori da un impiccio che probabilmente va avanti dal 2021, cioè dal primo transito di Giove in Pesci combinato con Saturno in Acquario, quindi parliamo dal 14 maggio 2021 a primi di agosto, fine luglio, primi di agosto 2021. Per chi l'avesse sfangata nel 2021, Giove poi è tornato da Capodanno del 2022 fino all'11 maggio nel segno dei Pesci. Quindi in questi due momenti, no? Potrebbe esservi balenata l'idea di fare qualcosa, potreste aver avuto l'idea di fare un progetto e probabilmente causa quadrature, causa cose, causa Saturno, le situazioni erano stentate, adesso possiamo dire che siamo alle battute finali. Questa settimana potrete, quindi una settimana poco dedita alle comodità, poco magari no, lussuosa, piena di affetto, una settimana poco vacanziera, poco rilassata alla maniera taurina, che è uno spettacolo proprio, io non sarò mai degna completamente di far parte del vostro segno, praticamente troppe cuspidi, troppi pianeti in segno di fuoco, non riesco a star ferma. Sarà una settimana pragmatica, una settimana di impegno, una settimana però anche di scoperte, comunque una settimana di esito, quindi o dicevo arriva qualcuno che come un angelo custode vi aiuta, vi aiuta a chiudere la partita o comunque a dare luogo all'inizio della fine, no? Quindi almeno sapete i confini, i tempi, cosa è possibile, cosa non è possibile, o se ragazzi questa luna potrebbe anche metterci un punto perché magari fa venire a galla tutto quello che c'era sotto, perché parliamo di una luna in pesci, con Giove in pesci e Nettuno in pesci, quindi se c'era qualcosa di sommerso sui fondali marini oceanici e non l'avete vista perché il toro acutissimo certe volte non è, ma più che altro perché ha paura di complicarsi la vita e di scomodarsi, diciamocelo, no? Quindi magari non è che si affaccia proprio volentieri al pozzo, se mai dovesse vedere qualcosa di cui poi deve prendersi la responsabilità. Potrebbe anche emergere dal fondo, quindi fare delle scoperte dal fondo dell'oceano, Nettuno col tridente, scoprire qualcosa anche riguardo o al vostro progetto o a persone del vostro entourage, dei vostri amici e capire finalmente chi avete di fronte. Quindi una settimana di esiti, si può realizzare un sogno, potrebbe arrivare qualcuno che vi aiuta a definire la situazione, potreste mettere il punto a un sogno, potreste scoprire qualcosa del vostro entourage, delle vostre amicizie, nel bene e nel male, e una cosa non esclude l'altra, quindi potrebbero accadere tutte e tre le cose insieme. Questo perché, oltre a questo strepitoso, mistico stellium di grande condivisione, di grande verità, di grande umanità, quindi questa comunque è una grande occasione anche di perdono, qualora mai uno dovesse sapere una cosa, questa è anche una settimana che non è soltanto dove c'è l'energia non solo dello stellium in pesci, c'è anche stata la luna nuova con Sole, Venere e Mercurio in Sagittario, quindi qui abbiamo due energie, una d'acqua e una di fuoco, che spingono affinché ci sia il superamento dei limiti anche della consapevolezza, quindi c'è una rinascita
Però per esserci una rinascita è perché veniamo dal periodo scorpionico, quello particolarmente pesante per il segno del Toro, perché indica l'immersione nel lato ombra e quindi in tutte le emozioni contraddittorie, contrastanti, laceranti che le viscere dello Scorpione e del lato ombra del Toro creano, quindi c'è una rinascita con nuove consapevolezze e per esserci questa rinascita bisogna anche separarsi dal passato, quindi qualsiasi cosa arrivi sappiate che di rinascita si tratta e quindi avete le spalle forti e nel bene e nel male. Questa è una settimana di grandi rivelazioni, di grandi risoluzioni, anche se doveste mettere un punto a una situazione sulla quale speravate, ragazzi, state sereni perché con i transiti che ci sono, innanzitutto a gennaio ripartirà qualcosa alla grande, quindi troverete assolutamente una strada alternativa. Ci sarà prima un Mercurio strepitoso, 3 mesi su Plutone, quindi l'intoppo di oggi è una nuova via di domani, ok? Questo è un momento, come per dire, così non si poteva fare, oppure con queste persone non si poteva fare. 3 mesi di Mercurio favorevolissimo, a gennaio ci sarà una mega luna piena in Cancro, quindi state strasereni, poi ci sarà Urano che torna diretto, dopo 4 mesi avete Giove in Toro, voglio dire, sono briscole, no? Cioè fate l'albero di Natale, qualsiasi cosa accada, perché magari detta così io penso chissà che cosa, niente, che magari avete affidato un lavoro a qualcuno e vi dice guarda questa cosa non si può fare, no? Cioè sono cose, ripeto, non sono cose banali, sono cose pratiche, cioè non sono cose drammatiche. Il Toro ha già passato 3 anni di Saturno quadrato ad Urano e quindi possiamo dire che è la conclusione di un percorso. Se avete avuto dei progetti lavorativi, immobiliari, di compravendite, di questioni, se volevate andare a vivere in campagna, se volevate andare a vivere in città, se c'erano delle cose da definire, quelle che si sono intoppate questa settimana o si sbloccano o con queste persone, con questo entourage non possono andare avanti, quindi ripartiranno nel 2023. Vi ricordo che c'è Mercurio retrogrado, quindi noi andiamo avanti nelle scoperte e andiamo avanti, come dire, nell'annoverare persone sempre più positive e capaci, no? Perché il percorso è questo, è ogni giorno essere più consapevoli e più lucidi di prima. Ci sarà Mercurio a favore dal 6 dicembre, quindi notizie, incontri, novità assolutamente favorevoli e costruttive. Dal 29 dicembre al 18 gennaio Mercurio sarà retrogrado, quindi quello sarà il momento zen di risolvere le cose del passato, non prendere decisioni impulsive, quindi fermatevi. L'universo ci vuole pratici, tranquilli e concentrati su cose che ci eravamo lasciati un po' alle spalle. Tra il 19 e il 22 gennaio per voi la vita riparte in una maniera incredibile, quindi questa settimana sono curiosissima di sapere che cosa viene fuori dal cilindro di Nettuno, ma ricordatevi una cosa, i transiti sono favorevoli. I pianeti in pesci sono grandi amici del segno del Toro, quindi anche se dovessero dirvi un no, sarà per il vostro bene. Io vi aspetto nei commenti perché sono curiosa di sapere che cosa passa il convento. Un grande bacio e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Amici dei Gemelli e amici con l'ascendente Gemelli, questa settimana sarò curiosa di ascoltare i vostri commenti sotto all'oroscopo dal 28 novembre al 5 dicembre, perché ci sarà uno strepitoso allineamento di pianeti, Nettuno, Giove, Luna crescente, tutti in pesci in esaltazione, che potrebbero portare delle novità lavorative, non so se possiamo definire impensabili, non so se possiamo dire incredibili, non lo so, cioè non so se ci stavate lavorando, se lo speravate in maniera sommessa o se era un sogno che stavate alimentando, ok? Però è una settimana
assolutamente interessante perché c'è questo allineamento, come ho detto nell'introduzione se non erro, questa è l'ultima luna crescente in esaltazione congiunta Giove in Pesci e Nettuno in Pesci del 2022 e credo della nostra vita perché è incredibile, ma quando Giove ritornerà nel segno dei Pesci fra circa 12 anni e sicuramente si incontrerà con una luna crescente in Pesci, crescente porta abbondanza, invece se fosse calante, ne abbiamo avuto nel 2022, è un po' un ossimoro, cioè abbiamo un Giove che si espande nel segno dei Pesci e una luna che lavora per sottrazione, quindi è un po' contraddittoria. Invece crescente va nella stessa direzione, quindi c'è espansione. Sarà l'ultima congiunzione che noi potremo vivere di Luna in Pesci congiunta a Giove e Nettuno, perché quando Giove fra 12 anni rincontrerà la Luna nel segno dei Pesci, Nettuno sarà in Ariete. E Nettuno è il pianeta più lontano del sistema solare, quindi l'abbiamo visto da qualche parte in un video ci fu, ma tipo tornerà fra 200 anni circa nel segno dei Pesci. Quindi voglio dire, realizzazione di ideali, di sogni e anche di aspirazioni. Quindi è qualcosa che potrebbe mettere in moto, è come se ci fosse un'illuminazione, è come se ci fosse una crescita, una fiducia, un qualcosa che poi, ragazzi, verrà seguito da Saturno, dal 7 marzo, e quindi questa cosa potrebbe non rimanere un sogno, non rimanere una scoperta, una volontà, ma potrebbe diventare proprio realtà e quindi innescare tutta una serie di cambiamenti, no? Proprio di cambiamenti seri, ragazzi, sto parlando proprio di cambi di rotta lavorativi, professionali, di obiettivi, quindi è qualcosa di rivoluzionario che all'inizio potrebbe disorientarvi. La cosa particolare è che questo stellium in Pesci, Giove, Nettuno, quindi questa realizzazione di un sogno, ma anche la scoperta di avere qualcosa dentro di voi che forse che ne so, non rivelavate neanche a voi stessi, voi scappate dalle cose che possono complicarvi la vita, no? Quindi può essere illuminante, insomma, proprio di scoperta anche nel rapporto con voi stessi, quindi inevitabilmente di maturazione. Questa triplice congiunzione avviene in quella parte dell'anno nel quale tocca a voi cimentarvi col vostro lato ombra, cioè in quel periodo sfidante in cui il Sole sta transitando per 30 giorni nel segno opposto al nostro. E quindi è quel periodo di sfide, di complicazioni, no? Perché comunque il Gemelli è una persona cerebrale che proprio come mission di vita viene ad usare principalmente il cervello, la testa per trovare una sua proprietà intellettuale, una sua identità, per non farsi condizionare. Tutte le vostre esperienze, se voi ci fate caso, sono legate alla mente, a mantenere la mente pulita, a non farla influenzare, a non accontentare gli altri, a scoprire una vostra verità, no? E quindi nel periodo sfidante, quello del lato ombra, nel vostro caso, la mente potrebbe non essere la vostra stampella adatta, potrebbe essere la grande sfida dei giorni in Sagittario, dei 30 giorni in Sagittario, potrebbero essere quelli di stare nel sentire, di non ascoltare la mente perché la mente sarà molto contraddittoria. Chi si ostinerà a stare nella mente scoprirà il suo lato ombra, perché nei Gemelli, vedete anche il glifo, no? Castore e Polluce, siete due, c'è la dualità, c'è un lato molto in luce e c'è il lato quello scomodo, no? Dei Gemelli. Ecco, è arrivata Milla, non so se si manifesterà perché qui c'è un vaso da proteggere, però sappiate, per tutti quelli che hanno capito che questa gatta fa degli ingressi non casuali quando stiamo dicendo cose interessanti, sappiate che è arrivata e che punta al vaso.
Quindi, in questo momento la razionalità, in questi giorni, fino al 22 dicembre, in questi giorni la razionalità non sarà il vostro baluardo, è il momento di guardarvi dentro, cosa che vi annoia da morire. Alcuni gemelli mi hanno detto devo fare yoga, provate. Forse è uno di quei modi, anzi io credo che sia la salvezza dei gemelli, è uno di quei modi per imparare a rimanere in centratura e in ascolto, parlo da mezza gemelli, quindi sono grandi sfide da fare. Quindi ascoltate il cuore, guardatevi dentro ed è proprio, no? Dopo la luna nuova in gemelli congiunta a Mercurio e a Venere che arriva questa nuova congiunzione, quindi c'è questo corridoio evolutivo proprio di scoperta dell'altro, proprio di miglioramento e credo che tra le cose che scoprirete ci saranno tutta una serie di consapevolezze che miglioreranno i rapporti interpersonali, proprio perché la luna nuova si è fatta nuova su Venere e Mercurio in Sagittario, oltre che al Sole, che è proprio appannaggio della luna nuova, perché si compie congiunta al Sole nel Sagittario, quindi in un ideale discendente che è il rapporto con gli altri. Ergo, il primo, se voi sfrutterete il vostro cuore, se voi sfrutterete questa settimana, queste 3 settimane fino al 22 dicembre per guardarvi dentro, per ascoltarvi, per perdonare, per mettere d'accordo il lato in luce e il lato in ombra, ci saranno delle illuminazioni pazzesche, inizierà una serie di rinascite strepitose, tenderete la mano a quel Saturno che vi sta dando tanta maturità, vi sta facendo tanto crescere per permettervi di andare a trovare una nuova vita dal marzo 2023 e vi arriveranno delle illuminazioni celestiali. Ragazzi, io non mi sento di esagerare, sono ottimista anche per me medesima e veramente potrebbero arrivarvi delle illuminazioni, crescita personale, consapevolezza e soprattutto, che poi è la cosa che guarisce il cuore, l'apertura del cuore, l'amore e l'amore per se stessi, per il proprio bambino interiore e la riconnessione proprio al nostro io, perché quando uno riesce a ragganciare quella, la vita diventa qualcosa di magico, pensi le cose e quasi accadono, insomma. Ora non voglio, no? Seminare il panico, ma più ti riconnetti a te stessa, più il potere di prendere in mano la tua vita e di farne qualcosa che tu desideri si manifesta in maniera miracolosa. Quindi anche voi questa settimana potreste avere una manifestazione miracolosa che vi allontana da tutto quello stress che Marte retrogrado, che vi sta veramente stressando la vita, dal 20 agosto e andrà avanti fino al 24 marzo e che quindi in qualche modo deve essere ricontrastato. Ragazzi, riconnettetevi, non state nella mente, perché la mente è duale e quindi accentua in questo momento di lato ombra le interferenze, lo stress, le contraddizioni, le distrazioni. State nel cuore, lì ci sono meraviglie. Per tutti quelli che aspettano novità al lavoro, questa settimana è assolutamente promettente. Fatemi sapere nei commenti. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti, gemelli e ascendente gemelli. Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, questa settimana sembra essere una settimana di grandissime soddisfazioni nel campo degli studi, della conoscenza, nel campo universitario, dei master, della crescita personale, delle lingue, del superamento di limiti personali, di un grande lavoro psicologico se lo state facendo, di guarigione proprio dell'inconscio, della psicologia, di antichi paletti, anche del superamento di fobie, insomma, qualsiasi sia la vostra lotta interiore, esteriore, nel mondo della materia, in famiglia, qualsiasi siano le sfide alle quali siete andati incontro, questa settimana segna un punto assolutamente a vostro favore
nel superamento di esse. Io credo che dopo le giornate del 30 novembre, primo dicembre, 2 dicembre, non sarete più gli stessi. Questa è l'ultima luna in pesci, crescente, quindi in espansione, crescente congiunta Giove, congiunta Nettuno che avremo in questa vita. Nel vostro caso è sestile ad Urano, quindi va a fare anche quello switch contro il famoso Plutone che i Cancro e l'ascendente Cancro hanno da qualche anno, dal 2008, in opposizione, e che ha portato, volenti o nolenti, alla rottura di tanti schemi, di tanti cliché, di tante cose assimilate in famiglia, e quindi in questo doloroso percorso di crescita, no? E di emancipazione dal clan, dalla famiglia, che è insito nella mission del Cancro, dell'ascendente Cancro, della luna in Cancro, eccetera, 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 di chi ha dei valori importanti in Cancro. Quindi è l'ultima luna della nostra vita, dicevo, perché come spiegavo in qualche segno precedente, la luna in pesci si incontra con Giove e Nettuno, che però non si rincontreranno più rispetto, come dire, alla durata della vita umana, nel senso che fra 12 anni circa Giove tornerà nel segno dei pesci e quindi insomma, per un annetto si incontrerà con delle lune, quindi ribeccherà una luna crescente. È già una configurazione molto propizia, molto simpatica, perché Giove è in esaltazione, quindi tende ad espandere i suoi doni. La luna in pesci, Giove in domicilio, scusate, c'è chi dice che anche che sia in esaltazione, cioè che è ancora più forte. La luna in pesci è sicuramente in esaltazione, tutti gli autori sono d'accordo, ma non c'è Nettuno, perché Nettuno tornerà fra centinaia di anni, ok? Quindi la prossima volta che Giove tornerà, che è il pianeta della grande fortuna, si unirà in espansione e quindi in guarigione, in miglioramento a favore di tutti i segni d'acqua, ci sarà un Nettuno nel segno dell'Ariete, quindi il transito sarà meno potente. Quindi noi, come ho detto nell'introduzione, possiamo dire che questa sarà una settimana di grandi illuminazioni, di risveglio della coscienza, di guarigioni, di unità, di sintonie, tant'è vero che possono esserci dei riflessi nel mondo, no? Proprio anche a livello spirituale, perché quando si elevano le coscienze di più persone, diciamo che non tutti rispondiamo a tutte le chiamate che l'universo manda. Ecco, questa è una chiamata ad elevare le coscienze e ad unirci tutti. In questo caso i segni a favore, quindi i segni d'acqua, per esempio un Cancro, soprattutto per la posizione del suo tema natale nel quale cade, no? Questa energia, saranno tra quelli che avranno il cuore sufficientemente pronto e aperto per rispondere a questa chiamata. E quando una persona si eleva, non tutti siamo in grado di rispondere, no? C'è chi magari è ancora chiuso nel proprio dolore, però quando un numero sufficiente di persone rispondono ad una chiamata, anche di cuore, ragazzi, non dobbiamo andare a fare la guerra perché ce ne sono già troppe, anzi meno ne fanno e meglio è. Quando c'è proprio, avete presente quei giorni in cui, voi lo sapete di che cosa parlo, quei giorni in cui ci si sente diversi, ci si sente connessi a qualcosa, ci si sente proprio con il cuore che sembra quasi liquido, pieno di amore e di compassione per le persone. Sono sicura che chiunque di voi ha sperimentato questa espansione del quarto chakra almeno una volta nella vita. Ok, quando si hanno quei momenti di benedizione, questa è una settimana in cui potrebbe succedere quello, il segreto sarebbe memorizzare quella sensazione, quello stato di grazia, quella vibrazione e cercare di riprovarlo più spesso o cercare di restarci immersi quanto più tempo possibile e non perderlo. Quindi non farvi turbare dalla parola sbagliata, non rispondere al seccatore se chiama, perché più tempo stiamo in quella vibrazione di amore, più diamo tempo all'energia di guarire i nostri corpi sottili, le ferite, le cose karmiche, le cose che ci sono, e
se riuscite a richiamare quell'emozione nei giorni successivi, queste sono tecniche abbastanza elevate, poi succede qualcosa, perché i cambiamenti interiori servono proprio per fare il riflesso nella realtà. Quando non succede niente, nonostante la spinta dei transiti, vuol dire che noi per paura abbiamo messo, e al cancro succede spesso, perché proprio il granchietto si ritrae, no? Quindi perché è tenero dentro, quindi si ritrae appena soffre, è una reazione istintiva e sacrosanta. Quindi che cosa accade? Che poi se da fuori chiamano, il cancro è ancora chiuso, perché? Perché non è ancora passata la paura, perché non si sente al sicuro, e la paura è il contrario dell'amore, e la paura è il contrario della felicità. Quindi laddove potete stare, non vi esponete al pericolo, perché non è nella natura del cancro. Voi siete l'esilio di Marte, quindi non siete venuti qui a combattere. Però dove sentite che vi potete esporre, che potete aprire il cuore, accogliete questo amore, perché questa settimana è strepitosa e avrete, a parte che credo proprio che si tradurrà in successi all'università, nei corsi, in nuove conoscenze, è un momento molto fortunato per i rapporti con l'estero e con gli stranieri, quindi è un momento che porta anche a compimento un percorso che può essere iniziato 1 o 2 anni fa, ok? Che può portare a far sbocciare una conoscenza o una situazione, no? Che vi porta lontano, che è iniziata 1 o 2 anni fa. Sappiate che quello che accade questa settimana e anche questa nuova consapevolezza e questo nuovo modo di guardare al mondo vi daranno tutta una serie di fiducie e di forza nell'avanzare, e di poi dalle settimane successive mettere i paletti sia al lavoro che nei rapporti con gli altri, anche sentimentalmente. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa accade. Sappiate che il 20 dicembre tornerà Giove nel segno dell'Ariete, quindi i cambiamenti che vi sta venendo voglia di fare adesso, le nuove consapevolezze che avete adesso vi porteranno quasi inevitabilmente a situazioni sfidanti o al lavoro o nella vita, nel senso che vi complicherete un po' la vita, perché probabilmente vi verrà da creare una nuova realtà, quindi un nuovo inizio, laddove trovate che le situazioni non sono più soddisfacenti, e poi si vedrà. Sappiate che Giove in Ariete dal 20 dicembre sarà a favore di Marte e di Saturno, quindi la sorte vi aiuta anche. Ricordate soltanto che dal 29 dicembre al 18 gennaio avete Mercurio retrogrado opposto congiunto a Plutone, quindi se al 28 dicembre non avete preso grandi decisioni, non pronunciatevi a sproposito in quei giorni, non esordite, non fate dichiarazioni eclatanti, aspettate il 19 gennaio, perché ci sarà nel frattempo una bella luna piena in Cancro nel 2023 che porterà tante novità. Quindi insomma ragazzi, work in progress, vi aspetto nei commenti perché sono davvero molto curiosa. Un grande bacio e buona settimana. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, questa settimana è una settimana dove sarete divisi fra più fronti, diciamo. È una settimana particolare, una settimana che ovviamente prevede delle rinascite, dei cambiamenti in vista del grande ritorno di Giove favorevole agli amici del Leone, e quindi insomma dobbiamo sistemare un po' di cose, agli amici ovviamente del Leone e dell'ascendente Leone. Allora, vi muovete su 2 fronti, una cosa non esclude l'altra. Chi di voi, ci saranno delle persone fra di voi che sentiranno più una questione, chi ne sentiranno più un'altra, chi le sentirà tutte. Esatto, ci sta, può succedere, insomma. Allora, la prima cosa è che ci sono dei pianeti favorevolissimi nel segno del Sagittario. C'è Marte in Gemelli retrogrado che porta un po' di movimento tra i progetti, nel team, nei sottoposti, negli amici.
c'è un po', come dire, di movimento, cioè no? Ci sono gli altri vi chiamano, vi stalkerizzano, vi chiedono le cose, c'è un'alternanza, no? C'è chi si nega e chi vi cerca troppo e sicuramente vi state dividendo fra quello che vorreste fare, progetti, divertimento, relax, partenze, viaggetti, eventi culturali, insomma tutta una serie di cose, no? Che i pianeti in Sagittario, questa è una stagione per chi ha valori nel segno del Leone, per chi è del segno del Leone, per chi ha l'ascendente Leone, la stagione del Sagittario è una stagione amica, c'è stata la settimana scorsa una luna nuova in Sagittario che ha aperto un corridoio, no? Con ben 4 pianeti, Sole, Luna, Venere e Mercurio nel segno del Sagittario, che per chi cerca l'amore portano un grande rinnovamento, portano una grande rinascita, si apre un corridoio che andrà dal 24 novembre al 22 dicembre, quando poi ci sarà la prossima luna nuova in Capricorno, nel quale delle novità si apriranno a voi, delle nuove conoscenze, delle nuove opportunità, potrete conoscere qualcuno di molto interessante, nuovi contesti, contesti culturali, contesti legati allo yoga, allo sport, alle vacanze, no? Alle università, insomma c'è qualcosa di molto stimolante che arriva a voi se cercate novità sentimentali e che poi ovviamente potrebbe arrivare più di una novità interessante poi dal 20 dicembre, quando Giove entrerà nel segno dell'Ariete e vi avrà dato il, come dire, modo di decidere fra questi uno come un eletto, come è tipico del segno dell'Ariete, come spesso fa anche il Leone, un eletto verrà scelto, no? Dalla rosa dei pretendenti e vi accompagnerà, perché insomma vi potrebbe accompagnare nel domani, nel futuro, perché ci sono poi insomma degli ottimi presupposti, perché Giove in Ariete forma degli ottimi aspetti con Saturno, che sarà la durata, con Marte, la passione, il movimento, quindi l'energia non rema contro e quindi chi cerca nuove opportunità avrà queste cose. Chi ha delle situazioni da risolvere con il partner, anche andandosi incontro, proprio un superamento di vecchi cliché, vecchi modi di fare, diciamo che parteciperà allo stesso modo a questo corridoio di crescita personale, perché comunque i pianeti in Sagittario spingono sempre ad uscire, no? dai propri limiti di vedute e ad andare incontro all'altro, a superare se stessi, quindi a cambiare, un momento di grande stimolo. E quindi da una parte, quindi ovviamente anche voi, se riuscite ad andare incontro all'altro, se non vi chiudete, no? Nel vostro orgoglio, nelle vostre prese di posizione, nelle vostre convinzioni, perché poi anche nella vostra chiusura, perché le ottave basse del segno del Leone, dell'ascendente Leone, possono fare queste cose, no? Quindi se riuscirete a superare questa cosa, anche per chi ha una relazione sentimentale stabile e magari ha avuto con Saturno contro degli ostacoli, degli stimoli, insomma, no, da superare, delle cose da superare, avrà i suoi grossi risultati e poi Giove, no, dal 20 dicembre, porterà una rinascita anche per voi. Anche per i figli è molto interessante questa luna nuova, questi pianeti in Sagittario, sia per chi vuole figli, sia per i propri figli che stanno magari vivendo delle cose interessanti, lo sport, l'università, i fidanzati, delle opportunità, nuove esperienze, no? Nuove esperienze formative che sembrano essere molto positive, però appunto tra quel periodo di rilassamento che precede tra l'altro il Natale, il mese di Natale che a voi piace tantissimo, ecco, tra le intenzioni, tra quello che vorreste fare, poi il lavoro intellettuale,
il lavoro di scrittura, i contatti telefonici, chi vi chiama di continuo, il team di lavoro, il team di studio, la squadra, qualche tensione in classe se siete degli studenti, ecco, tra il dire e il fare c'è di mezzo un po' l'impegno, insomma c'è di mezzo di trovare un equilibrio, quindi una settimana divisa in questo senso. E poi c'è ragazzi, bisogna dirlo, una luna crescente tra il 30 novembre, il 1° dicembre e il 2 dicembre che è mistica. Cioè abbiamo questa l'ultima luna crescente in Pesci congiunta a Giove e a Nettuno in Pesci. Giove è tornato diretto da poco, quindi ha ripreso potenza nella sua espansione, quindi nel conferire lucidità, scoperte, nuovi punti di vista, nuovi occhi con cui guardare al mondo. E sarà l'ultimo incontro che avremo tutti noi in questa vita, sarà l'ultimo stellium che vivremo composto da Luna in Pesci, Nettuno in Pesci e Giove in Pesci. Perché fra 12 anni, allora perché innanzitutto alla prossima luna, la luna in Pesci del 27-28 dicembre, Giove sarà già in Ariete e poi la luna sarà calante. E poi perché quando Giove tornerà nel segno dei Pesci fra circa 12 anni, Nettuno sarà ormai in Ariete e prima che ritorni nel segno dei Pesci ci vogliono centinaia di anni. Quindi questo momento di all is one, questo momento di crescita personale, questo momento di misticismo, proprio di percezione dell'anima, di essere sintonizzati, di grande espansione della coscienza, del cuore, è un portale, ragazzi, non è un 11-11, non è un 22-11, no, cose di questo genere, però è un momento in cui è una chiamata dell'universo sicuramente alla spiritualità, ad andare oltre la materia, ad aprire il cuore, ad elevare la coscienza, no? E nel grande pragmatismo di Leone, ascendente Leone, anche a vivere un momento nel quale si toglie il velo alle cose non materiali, alle cose immateriali, quindi si fa un tuffo in tutto quello che è mistero, al di là, potrebbero esserci dei sogni, dei contatti proprio con chi è più portato, chi non è portato, ovviamente non vi aspettate che vi passi in camera la corazzata Potionchi, perché c'è un momento di misticismo, di vicinanza, si assottiglia per voi il velo con l'oltre, col mistero, anche con la magia, col potere personale. Ci possono essere anche, come dire, delle nuove consapevolezze, delle scoperte anche a livello proprio di karma familiare, no? Anche di eredità, che non è detto che siano solo eredità materiali, ma anche qualche ricordo, qualche cosa, tipo sai che un tuo abo faceva questa cosa, no? Mi è successo tanti anni fa. Quindi è un momento mentre ecco fuori la realtà vi chiama a fare, ci sono questi 3 giorni, un portale di grande misticismo e introspezione e collegamento, ripeto, con l'aldilà, con la medianità, per chi ha questa facoltà, che poi quella posizione in Pesci, Leone, ascendente Leone, anche se magari la tengono schiscia perché non hanno piacere e magari timore, però credo che molti di voi che sono in ascolto abbiano quella porta, no? Una porta alle percezioni. Comunque è un momento non solo di grande risveglio, chiamata, ma è un momento di grande percezione proprio di collegamento ai mondi sottili. Quindi se vi accade questa cosa, vi arriva qualcosa, insomma, fatelo sapere, scrivetelo nei commenti, non vi spaventate. Cioè è un momento, vi ripeto, non vi aspettate che ci vengano a raccontare il 4° mistero di Fatima, il 3°, scusate, non me lo ricordo, un momento di down, il long covid mi ha tolto un po' di memoria, ma poi nella scala, no? C'è chi è mistico di suo, c'è chi ha una grande propensione a sollevare i veli sottili, c'è chi cerca di sta tranquillo, insomma,
nella misura in cui volete e potete, sappiate che c'è anche questa capacità di sollevare il velo, quindi no? E di avere delle percezioni, comunque di connettervi al vostro sentire, che poi è il fulcro di tutto, perché l'uomo è fatto di mente, di fisico, ma anche di percezioni, di anima, di spirito e quindi di riconnessione a quella parte più intima. Questo è un portale molto importante, fatemi sapere nei commenti se accade qualcosa di questo. Un grande bacio e buona settimana. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, benvenuti alla settimana dal 28 novembre al 5 dicembre 2022. Allora, questa settimana è sufficientemente movimentata, probabilmente dovrete prendere delle decisioni o si sollevano delle questioni che vi chiameranno a prendere delle decisioni, probabilmente anche contrattuali. La prima cosa da dire è che l'ascendente Vergine può avere delle grandi opportunità contrattuali, nel senso che se volete comprare una cosa, adesso si prospetta qualcosa di interessante. Se volete vendere qualcosa, allo stesso modo si prospettano delle trattative interessanti. Siete in un corridoio, non è detto che le cose accadano questa settimana, ci sono dei giorni molto interessanti, di grande apertura per le transazioni, per i rapporti con gli altri, per le questioni legali, anche se avete un processo, si può risolvere positivamente. Alla Vergine, e se dovete essere, se sperate in un contratto lavorativo, ragazzi, questa settimana è molto interessante. Se non dovesse succedere niente per questa settimana, sappiate che con la luna nuova della scorsa settimana si è aperto un corridoio energetico che finirà il 22 dicembre. Voi vedrete che in questa fase, dal 6 dicembre soprattutto, quando ve lo spoilerò, no? Perché parlando di grandi cambiamenti uno può rimanere un attimo male e dire ma a me non è successo. La settimana prossima con Mercurio in Capricorno, con il lungo transito di Mercurio in Capricorno, 3 mesi circa, poi ne parleremo adeguatamente. Le questioni contrattuali, visto che il vostro governatore è Mercurio e si dispone in una posizione positiva, molto positiva, quello che accade energeticamente adesso per voi si potrebbe, se non dovesse succedere questa settimana, per voi si potrebbe manifestare dalla prossima, quindi sappiate che andate incontro a dei transiti molto interessanti. Queste cose che ho prospettato possono accadere anche alla Vergine, quindi novità nelle relazioni, novità nei contratti, nelle compravendite, nelle questioni processuali che si risolvono, comunque ci sono buone notizie. Il consiglio che mi sento di dare alla Vergine nello specifico è di essere consapevoli che il 30 novembre, il 1° e il 2 dicembre ci sarà l'opposizione di Luna, Giove e Nettuno, e sarà l'ultima opposizione che voi avrete in questa vita di Luna, quindi nel lato ombra, no? Di Luna, Giove e Nettuno in pesci tutti insieme allineati. Quindi sono 3 giorni, cercate di non perdere il controllo, cercate di non prendere decisioni importanti, di non fare colpi di testa, perché quello è un momento, di grande connessione spirituale, di grande, anche però di grande emotività, no? Proprio le maree saranno altissime e essendo voi molto razionali, ed essendo il vostro governatore Mercurio in quadratura dal Sagittario, anche se per fortuna il 6 tornerà subito diretto, potreste prendere lucciole per lanterne o comunque dare la vostra parola a qualcuno che non vi fa vedere le cose chiare, insomma, prendere delle cantonate, degli abbagli, 29, 30, 31 e 2.
mi potrebbero proporre firma questo contratto, fare una proposta e poi andate a scoprire che c'erano dei cavilli, che le cose non erano chiare. Quindi quei 3 giorni, se possibile, state in ascolto di voi stessi, perché tra l'altro è una congiunzione che nessuno di noi, perché almeno che uno di noi all'ascolto non viva, glielo auguro, è circa 200 anni, la congiunzione Giove, Luna crescente in Pesci e Nettuno in Pesci non dovrebbe, ma io ve lo auguro ovviamente, perché? Perché quando fra 12 anni Giove tornerà nel segno dei Pesci, si incontrerà la Luna tante volte, ma Nettuno sarà già in Ariete e prima che rifaccia il giro dello zodiaco non ci sarà. Quindi è una fase di grande spiritualità, è una fase di grande connessione con proprio le anime, con le proprie emotività, è un momento spirituale e quindi voi potreste perdere di vista il vostro proverbiale pragmatismo, e soprattutto con l'opposizione di Giove, che già basta. A questa cosa vale per Sole in Vergine, ragazzi, e per chi ha la Luna in Vergine, quindi per i luminari. Quando si ha l'opposizione di Giove in Pesci, di Giove, si prendono un sacco di cantonate, perché incontriamo persone che non ci dicono la verità. Giove è la trasparenza, quindi l'opposizione di Giove indica situazioni poco chiare, gente che ci corteggia e ha 5 mogli, altrettanti figli, no? Quindi però invece si raccontano come solo e vedovo dal 1915, quindi incontriamo gente non sincera. E già Giove obnubila, perché predispone all'inganno e mette in una condizione di emotività tale per cui uno ci casca se non sa che il transito fa quell'effetto. Nettuno e la Luna non possono che peggiorare, a causa dell'altissimo tasso di emotività, la lucidità. Un'altra cosa, io vi ho detto di stare con voi stessi, di stare nel sentire, ma oltre la preghiera, cioè proprio lo snocciolare il rosario, io non farei, questo non è il momento di fare viaggi astrali, questo non è il momento di cacciarvi in diavolerie strane, questo non è il momento di iniziare nulla che sia spirituale e nemmeno psicologico. Cioè, se vi viene una gran voglia di dire basta, voglio iniziare un percorso, quei 3 giorni, perché la spinta potrebbe essere molto forte, quei 3 giorni non sono quelli adatti, perché soprattutto quando si ha Nettuno opposti si fanno delle scelte di crescita, di spiritualità e di psicologia controproducenti. Provare per credere, ma non lo provate, perché poi è un casino uscirne, quindi parlo per esperienza. Allora, quindi quelli devono essere veramente 3 giorni di una certezza, per quanto mi riguarda, no? Essendo stata una grande sperimentatrice, ho una parte di ascendente di prima casa con voi, quindi so la curiosità che abbiamo nel cacciarci nei guai, no? Nell'andare a sondare l'insondabile col pragmatismo, magari con la razionalità virginea. Allora, fingetevi morti. Ci sono dei momenti in cui, quando un segno ha dei limiti particolari su una cosa, se abbiamo un problema con una cosa, vi consiglio di evitarla, soprattutto con dei transiti così, ok? Se avete già una relazione, ci sono discussioni, ragazzi, non le alimentate, perché non è un momento di lucidità, è un momento per leggere, saremo capaci di travisare anche quello che leggiamo, no? È un momento da star tranquilli, perché? Perché capita nell'anno, nel corso, non è una tragedia, non drammatizziamo, già so che verrò investita da vari commenti, ma non fa niente, ambasciatore non porta pena. Ci sono dei momenti dell'anno in cui non si è lucidi, come se uno si fa un bicchiere di troppo, no? Beh, poi non è che può andare a fare un esame, voglio dire, quindi sta tranquillo, sta a casa, sta sul divano, vede mi vedo le maratone, non per il bicchiere, ma quando ho dei transiti che sarebbe meglio evitare. Quindi
Detto questo, non prendete decisioni perché? Perché potrebbe capitare sia alla Vergine, allora l'ascendente Vergine è un attimino più avvantaggiato, però quei 3 giorni sono particolari anche per lui. Per tutti e due i segni ci sarà una dicotomia tra famiglia e carriera, tra casa e tra casa, tra immobili e quello che voi desiderate. Ok? Sarete un po' in crisi, una voglia di partire, magari di insegnare gli ideali, invece le questioni in casa vi tengono al passo lì, non potete muovervi, una sensazione proprio di ancoramento che ovviamente con i transiti in pesci vi sentirete proprio in anime, no? Ci sarà quel momento pianto e delirio. Passerà perché dal 6 dicembre con Mercurio che torna al posto suo tutto si sistemerà e riquadrerete e riavrete tutta la quadra della situazione in mano, ok? Quindi è una settimana che può portare confusione, eccesso nei rapporti, indecisioni, quindi chi può porta anche cose belle, ragazzi, non vi preoccupate, divertitevi con moderazione, è per le cose importanti, cioè per le svolte di vita, che è una settimana da maneggiare con cura, ok? Dal 6 ritorna tutto a posto, fate i bravi, cercate se potete di non prendere decisioni importanti come mi licenzio e torno a casa, oppure basta, sì, buttate giù la casa, mi sento che posso reggere di vivere l'inverno senza il tetto. State schisci, questa è la situazione. E state sereni perché poi dalla prossima settimana ci avviciniamo ai pianeti in Capricorno e tutto riassume una dimensione pragmatica e tangibile. Un grande bacio, mi aspetto già i vostri commenti. Passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia, cari amici con l'ascendente bilancia, benvenuti a questa settimana dal 28 novembre al 5 dicembre, che è una settimana nella quale avrete un ampliamento dell'emotività e delle percezioni assolutamente notevole, quindi ovviamente la gestione dell'emotività e la lucidità, no? Quindi la tendenza anche agli eccessi dipendono la tendenza agli eccessi dipendono da quanto una persona è centrata, nel senso che se venite da un periodo nel quale già avete riscontrato insomma, no? Un'esagitazione, un eccesso, un non capire, non essere sempre lucidissimi. Questo è un transito, quello di Giove in pesci, molto forte quest'anno perché è connesso a Nettuno che è in pesci, che ha una grande simbologia legata alla psiche, no? E nel vostro segno ha una certa ha portato sicuramente degli effetti. Quindi se tutto sommato eravate calmi e tranquilli, allora questi 3 giorni, 29 novembre, 1 e 2 dicembre, saranno di facile gestione. Se eravate già alterati, ragazzi, io vi consiglio di veramente di prendere i fiori di Bach, di fare le respirazioni profonde, perché è un momento, no? Sapete, quei 20 minuti, quei 20 respiri profondi, che è una tecnica di yoga che servono proprio per ossigenare il cervello, perché il cervello quando avete il fiato corto, quando abbiamo l'agitazione, questo vale per tutti, sragiona, e quindi per ritrovare proprio la calma e la centratura si usa questa tecnica che è immediata e che ci fa vedere le cose in un modo diverso, ok? Quindi sarà molto importante il vostro atteggiamento riguardo proprio alla percezione con cui accadranno le cose, perché avete dei pianeti in Sagittario che sono amici della bilancia e anche Marte in Gemelli, anche se Marte in Gemelli non è un transito eccezionale, ma ce l'abbiamo tutti e ce lo dobbiamo portare fino al 24 marzo.
Nel vostro caso comunque è in un segno d'aria, quindi è a favore, cioè anche se ci sono delle discussioni, perché poi Marte questo è, anche se ci sono delle polemiche, anche se proprio si vedono due contendenti, no? È come se vi trovaste tra due fuochi, fra due persone che litigano, sentite un parere, è un momento di grande indecisione, no? È un momento di grande indecisione perché uno dice una cosa e uno dice un'altra, qua c'è l'angioletto e il diavoletto, e in quei giorni lì, a cavallo fra novembre e dicembre, può esserci una distorsione delle percezioni, perché Marte, già opposto ai pianeti in Sagittario, vi troverà anche, quindi già magari siete fra due fuochi, devono succedere, no? Siete indecisi fra una cosa e l'altra. In quei giorni una alterata percezione delle cose vi potrebbe portare a dei fraintendimenti, no? Anche a perdere la calma. Sono giorni un po' emotivamente un po' forti, insomma è normale che nella vita delle persone, è proprio normale in tutti noi che a volte si perda la bussola, spesso la perdiamo a causa degli altri, questa è la verità. Per questo io suggerisco, avendo imparato che con la centratura bene o male riusciamo a non farci proprio coinvolgere dallo stress altrui, no? Quando siamo abbastanza esagitati, perché ne abbiamo sentite di ogni e perché hanno rovesciato su di noi, perché è questo quello che potrebbe anche accadere con questo Marte opposto, no? Con questo Marte in Gemelli opposto ai pianeti in Sagittario, quando ci usano come cestino, no? Dei loro sfoghi, delle loro cose, a un certo punto basta, no? Siamo bombardati, quindi fate pulizia. Avete un Saturno a favore, siate rigorosi, fate pulizia di persone moleste. Questa è la prima cosa, e voi non siate molesti, no? Perché comunque siete delle persone che nello stile di vita sono abbastanza ondeggianti, no? Proprio il vostro oroscopo prevede questo, proprio perché nella vostra mission c'è il fatto di trovare l'equilibrio tra mente e ragione, no? Quindi essere le persone. Questa è una settimana di bella sfida per la vostra mission, quindi voi andateci preparati. Togliete le persone tossiche, quelle che vi bombardano, quelle che non smettono di fare le cose. Osservatevi, vedete se voi siete le persone tossiche, cioè quelle che stanno là a bombardare le persone, ok? Anche quando non vi rispondono, non esagerate, limitate gli eccessi e sappiate che tutto quello che potete percepire è anche frutto di una distorsione. Quindi se vi viene in mente qualcosa in quei giorni, 30, 1 e 2, ragazzi, respiri profondi, fiori di Bach, qualsiasi cosa, insomma, se avete qualcosa, fate ricorso a quello che avete, a quello a cui fate solitamente ricorso per mantenere la calma. Questa è una settimana così. Per consolazione volevo dirvi che è l'ultima volta che in questa vita incontreremo tutti noi la luna congiunta a Nettuno, la luna in pesci congiunta a Nettuno in pesci, seppur retrogrado, e a Giove in pesci, perché la prossima luna in pesci del 27 e 28 dicembre, a parte che sarà calante, quindi meno espansiva, troverà già Giove in Ariete. Giove in pesci il 20 dicembre ci saluta, tornerà il 15 aprile 2033, e quando Giove tornerà nel segno dei pesci incontrerà sì la luna che ogni 28 giorni fa il giro dello zodiaco, ma Nettuno sarà già entrato in Ariete e ci vorranno centinaia di anni prima che ritorni. Quindi per le esagerazioni questa settimana abbiamo finito e già va bene così. Quindi state zen, state calmi, non prendete decisioni importanti, non in quei giorni, non avete la grazia di Dio, non esagerate, non vi mettete alla guida col bicchiere di troppo, cioè state tranquilli, prudenza, no? Non vi lamentate, non vi lamentate per l'avviso, perché il bello dell'astrologia è che ci dice quando non fare le cose, quindi no? Uno le fa prima, le fa dopo, ma non fatele in quel momento, perché si tende veramente a non avere la misura, ok? Quindi non vi arrabbiate col partner e soprattutto tendete a limitare in quei giorni le comunicazioni, perché Giove, Luna e Nettuno
già sono quadrati a Marte dal 20 agosto e ve ne sarete accorti. Sono anche quadrati dissonanti a questi transi, a questi pianeti in Sagittario, quindi è un fraintendimento, insomma, no? Non è il momento di prendere decisioni. Sapete quelle settimane un po' così, che ovviamente passeranno. Qui c'è questa luna che porta ovviamente delle novità. La cosa buona invece, ma ve ne accorgerete work in progress, è che la luna nuova in Sagittario ha aperto un corridoio del 24 dicembre, ha aperto un corridoio energetico di comunicazioni, improntato proprio alla chiarezza, alla comunicazione, a dei viaggi che dovevate fare, a delle risposte che dovete avere. Sembrano cose molto fortunate che poi porteranno a delle novità e a dei cambiamenti o relativi alla famiglia o relativi agli immobili. Quindi ci sono dei cambiamenti, quindi non vi agitate, perché avrete delle buone risposte sia legali, sia da parte di cugini, fratelli e interlocutori vari, e sia se state aspettando qualcosa relativo ad un trasferimento. Quindi ragazzi, un grande in bocca al lupo. Questa è la settimana per vedere il tasso di calma che riuscite a mantenere. Fatemi sapere, tanto vi aspetto. Un grande bacio e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana dal 28 novembre al 5 dicembre, una settimana di equilibri particolari, di qualche spesa, di diversi interrogativi, diverse questioni legate alle cose materiali, alla materia, a quello che potete fare voi, alle spese che potete sostenere voi, a quello che dovete agli altri o a quello che gli altri devono a voi. Quindi c'è questa riequilibratura in questi giorni, però godrete di una strepitosa, fantastica luna in Pesci tra le giornate del 30, dell'1 e del 2, congiunta Giove e Nettuno, di cui io parlerei perché è strepitosa, vi porterà amore, fortuna. Giocate responsabilmente, ma in quei giorni ragazzi giocate, perché è interessantissima. E sono giornate strepitose anche per l'amore, per la procreazione, proprio per la fortuna in generale, per la creatività, per incontrare l'amore, per andarselo a riprendere, per dichiararsi, per andare a convivere. È un momento strepitoso, quindi bisogna dirlo. Tra l'altro, la particolarità di questo transito, cioè di questa luna in Pesci dal 3 crescente in esaltazione, perché la luna in Pesci è in esaltazione, quindi dispensa i suoi doni con una generosità esaltata, no? Quindi raddoppiata. Sarà una luna crescente congiunta a Giove diretto, che finalmente vi dà quello che vi deve dare proprio in termini di fortuna, di figli, di benevolenza, di amore, di tutto, di creazione, di creatività. E sarà congiunta a Nettuno, che è proprio l'ideale, il sogno. Magari si realizza veramente in questi giorni qualcosa che avete sempre desiderato, e soprattutto ragazzi, questo vale per tutti, è l'ultima luna della nostra vita, della vita di tutti, non solo di voi Scorpioni, tutti quelli che ascoltano questo video. È l'ultima luna in Pesci crescente congiunta a Giove, ma soprattutto è l'ultimo stellium Luna, Giove, Nettuno in Pesci. Perché? Giove, già dalla prossima luna in Pesci del 27-28 dicembre, se non erro, Giove sarà già in Ariete. Nettuno sarà in Pesci, quindi ci saranno da ora in poi solo congiunzioni Luna, Nettuno. Quando Giove nel 2033, se non sbaglio il 15 aprile 2033, tornerà nel segno dei Pesci, la Luna si rincontrerà con questo pianeta, quindi questi due pianeti in esaltazione si rincontreranno, ma Nettuno sarà ormai
nel segno dell'Ariete e passeranno centinaia di anni prima che ritorni nel segno dei Pesci. Quindi io vi auguro di vivere così tanto per rivederlo, però a occhio e croce questa è l'ultima luna che noi vivremo, quindi è una congiunzione, è l'universo che parla. È l'universo che parla. Allora, già voglio chiarire le considerazioni che ho letto nei commenti in questi mesi, a partire dall'anno scorso, perché degli scorpioni, dell'ascendente scorpione, perché Giove ha fatto 3 passaggi, questo è l'ultimo e terzo, nel segno dei Pesci. Il primo c'è stato dal 14 maggio del 2021 fino al 31 luglio, se non sbaglio, quindi 2 mesi e mezzo, 3. Poi a Capodanno, tra 2021 e 2020, quindi a Capodanno ultimo scorso, il 31 dicembre circa, Giove è ritornato nel segno dei Pesci e c'è stato 5 mesi, perché poi l'11 maggio è entrato nell'Ariete. Essendo un Giove a favore, trigono, era stato molto propiziato, cioè per gli scorpioni, per l'ascendente scorpione, si era detto tanto, no? Che avrebbe dovuto portare delle grandi cose. A qualcuno, devo dire, ho ricevuto dei messaggi, delle mail assolutamente positive, veramente incoraggianti, che veramente allargavano il cuore. Scusatemi se mi agito, ma Mille è seduta dietro di me e le sto facendo posto sulla poltrona. Molti però mi hanno scritto dicendo: questo Giove non mi ha portato niente, per fortuna che era congiunto a Nettuno, per fortuna che era in esaltazione. Allora ragazzi, siccome era un Giove che agiva sulla psiche, perché è in Pesci, quindi deve sulla spiritualità, sull'animo della persona. Voi sapete che quando cambiamo dentro, la realtà fuori migliora. Se noi dentro ci siamo chiusi per un dispiacere, per un dolore, perché lo Scorpione e l'ascendente Scorpione, anche la Luna in Scorpione, voi avete avuto Urano opposto, ragazzi, il nodo nord opposto, quindi avete anche vissuto delle vicende karmiche, e Saturno dissonante, più i vari passaggi di Marte che negli ultimi 2 anni comunque si sono fatti sentire. Che cosa significa? Che probabilmente c'è stata la necessità di far scendere che questo Nettuno, che questo Giove Nettuno guarisse prima la vostra interiorità. Ok? Voi sapete che i pianeti nel segno dei Pesci hanno questa grande attitudine, quella di guarire la psiche, l'emotività, l'interiorità, l'animo, proprio di riconnetterlo a se stesso e quindi di elevarlo. Probabilmente ci sono voluti, rispondo a tutte quelle persone che non hanno avuto, no, dei grandi riscontri tangibili, probabilmente ci voleva la terza chance, anche perché nel frattempo, tra la seconda e la terza, voi avete avuto dei transiti epici che credo abbiano finito di generare in molti casi la rottura. Voi sapete che è dalla frattura che entra la luce. Finché noi siamo chiusi e cerchiamo di mantenere lo status quo, cioè non andiamo verso il cambiamento perché abbiamo paura di perdere il controllo di qualcosa, di indebolirci, di scoprirci, di umiliarci, tutta una serie di cose, no? Voi avete avuto in estate Marte, la congiunzione Marte-Urano, nodo nord opposta al Sole, insomma, opposta in Toro, opposta ai valori in Scorpione e quadrata a Saturno retrogrado. Io credo che lì si è creata una frattura, avete perso proprio il controllo di qualcosa, no? Proprio il possesso, una relazione, il lavoro, ragazzi, una situazione, ed è da quella separazione che probabilmente è iniziata la guarigione. Questo per dirvi che c'è la prospettiva che veramente questi 30 giorni, ora che il lavoro degli altri pianeti è stato fatto, portino questa nuova consapevolezza, questa nuova espansione, soprattutto in queste giornate qui, che poi vi consentano di fare lo switch, ok? Posso dire che adesso siete pronti.
Adesso siete pronti per aprirvi al nuovo, per aprirvi alla fortuna, per aprirvi all'amore, per aprirvi proprio alla sublimazione e alla grandissima spiritualità. Questa è una settimana anche mistica, questi 3 pianeti in pesci, questa congiunzione è veramente di guarigione, è veramente di amore. E se in quei 3 giorni vi aprirete veramente, aprirete il cuore, no? E lascerete all'universo fare la guarigione che deve fare, forse se riuscirete a lasciare andare un ricordo, un modo di fare. L'unica cosa che vi consiglio in quei giorni è di contenere gli eccessi, perché troppi pianeti in pesci in un settore vitale come quello possono, no, far perdere un po' il controllo, vizi, un po' il divertimento esagitato, tutto qui. Però ragazzi, finita questa settimana voi vedrete gli effetti sicuramente dalla prossima, perché il giorno 6 Mercurio, che è proprio le notizie, gli incontri, i chiarimenti, qualsiasi cosa ragazzi, anche la psiche, anche il pensiero, entrerà il giorno 6 nel segno del Capricorno, che è un grande amico dello Scorpione, vi resterà ben 3 mesi. E soprattutto la cosa interessante è che oltre ad essere un amico dello Scorpione, oltre a fare trigono con Saturno, no? Quindi a smuovere un po' le acque, a trigono con Urano, scusatemi, quindi a dare un nuovo punto di vista a tutti quegli ostacoli che insomma, avete senza dubbio incontrato, si congiungerà a Plutone, che è il vostro governatore, e quindi ci sarà una trasformazione a 360 gradi. Quindi questa è una settimana da accogliere, da vedere che cosa vi porta veramente nel cuore e auguratevi bene, fate veramente pensieri positivi, perché questa volta hanno mantra positivi, parole nutrienti per la vostra psiche, trattatevi con amore, ditevi tutte le cose più belle del mondo, se potete perdonate e responsabilmente, ma giocate, perché dovrebbe essere una settimana strepitosa. Quindi ragazzi, fatemi sapere, in bocca al lupo, auguroni per tutto, divertitevi anche per noi, insomma, e un grandissimo bacio, io vi aspetto nei commenti. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, innanzitutto buon compleanno, siamo nella seconda settimana, se non erro, del vostro compleanno, il sole uscirà dal vostro segno il 22 dicembre, vi ricordo, lo ricordo e soprattutto lo dico a chi magari capita per la prima volta su questi video, perché siete sempre di più, che i 10 giorni prima del compleanno e i 10 giorni dopo il compleanno sono quelli, diciamo, più sensibili, nel senso che gli avvenimenti, il cielo che il sole incontra quando ritorna su se stesso, sono quelli che dettano tendenzialmente il trend dei 365 giorni che verranno. Quindi volevo dirvi che è di ottimo auspicio compiere gli anni con il Sole congiunto a Venere e Mercurio, perché insomma Venere è il pianeta della piccola fortuna, Mercurio porta cambiamenti e notizie, quindi che cosa significa? Che è un anno di amore, di guarigione nei rapporti sentimentali, ed è un anno di novità, perché Mercurio porta le notizie, porta i viaggi, soprattutto ragazzi, già porta i piccoli spostamenti. Quando si tratta di un Mercurio in Sagittario, porta il trasferimento, il cambiamento, il superamento di qualcosa, l'evoluzione, insomma, è una nuova lingua, un rapporto con gli stranieri. A simbolo di ciò, Milla, che ha sonnecchiato finora dietro di me, si è improvvisamente svegliata, è riuscita ad aprire una porta e se l'è data. Quindi io direi che anche oggi l'oracolo ha parlato, quindi possiamo pure chiudere, ce l'abbiamo già. Quindi, ottimo momento, ottime cose. È vero che gli ultimi mesi, dal 20 agosto soprattutto, sono stati molto tesi nei rapporti interpersonali o lavorativi, o nelle questioni legali, o nei matrimoni. Insomma, è come se foste o aveste qualcuno che vi provoca, perché poi insomma l'energia di Marte in Gemelli si traduce in molti modi, o state litigando magari con dei fratelli,
per qualcosa, fratelli, cugini, amici, o è il matrimonio a portarvi tensione, insomma, o siete avversati da qualcuno, oppure è il lavoro ad essere messo in discussione. In linea di massima, comunque, è molto probabile che negli ultimi mesi, dal 20 agosto, vi siate sentiti tirati un po', no? A destra e a sinistra, proprio come tra due fuochi, e state prendendo delle decisioni. Questa sembra essere la cosa. Dal 20 dicembre, io ve lo spoilero perché sicuramente no, nei momenti di casino, anche se è appena uscito l'oroscopo del Sagittario 2023, lo trovate sul canale. Dal 20 dicembre avrete Giove di ritorno in Ariete che vi porterà tanta fortuna, tante decisioni, tanto amore, anzi anche fortuna al gioco, tante belle opportunità, tante ripartenze, tanti inizi, insomma alzerà sicuramente i pianeti in Ariete, alzeranno l'asticella, ma anche adesso, nonostante queste tensioni, dovreste comunque essere in grado di mantenere la quadra, di trovare l'equilibrio, perché avete chi vi aiuta, avete chi vi aiuta a decomprimere, chi vi toglie qualche lavoro, insomma avete una o più spalle su cui contare. Si è creato un equilibrio che fino a marzo 2023 funzionerà e state anche crescendo molto, ok? State veramente crescendo molto. Questa settimana c'è una particolare congiunzione, no? Portata da Luna, c'è uno stellium, Luna, Nettuno e Giove nel segno dei pesci, che porta delle novità, delle svolte, no? delle nuove consapevolezze, l'inizio di qualcosa, l'inizio della fine di qualcosa, no? Delle novità per quanto riguarda la famiglia, il luogo di origine, la patria o gli immobili. Allora, questa cosa vi riguarderà nella misura in cui avete un rapporto con queste simbologie, no? Esempio, se siete lontani da casa, con questa luna potrebbe accadere qualcosa che vi fa pensare che per un periodo vi possiate riavvicinare, ok? Oppure potreste decidere di andare a vivere sul mare, visto che i pianeti fanno questo. Oppure qualcuno della vostra famiglia potrebbe decidere di allontanarsi da casa, di partire, no? Sono dei transiti molto importanti, molto forti, non so come dirvi, di svolta, proprio di cambiamento, e soprattutto potreste vendere, potreste veramente risolvere qualcosa, perché comunque questi pianeti in pesci formano un ottimo aspetto con Plutone, quindi potrebbero arrivarvi dei soldi dai cambiamenti, da queste novità che vi arrivano, quindi potreste vendere, potrebbero donarvi, potrebbe venirvi da qualche eredità, e teoricamente vi state muovendo per migliorare altamente il vostro stile di vita e il vostro tenore di vita. C'è proprio un miglioramento, vi state muovendo in vista di qualcosa di grosso. Questa settimana quindi si risolve qualcosa, anche se avete una compravendita che era iniziata da tempo, delle questioni legali che riguardano gli immobili o la famiglia, ripeto, se volete vendere, se dovete comprare, c'è qualcosa di grosso. Se siete già a buon punto, con questa settimana, ragazzi, si può assolutamente risolvere. Potrebbe accadere veramente qualcosa di imprevisto, di grosso, di inaspettato, che vi fa avere proprio nei giorni successivi la luna. Questo stellium si compirà dal 30 novembre al 2 dicembre, quindi sono 3 giorni. Anche dopo, insomma, di riflesso potrebbero esserci delle belle novità. Potrebbero esserci delle novità di cambiamento. Questa è una luna abbastanza particolare, perché compie uno stellium che noi non vivremo più nella nostra vita, si presume, insomma, a meno che voi che siete all'ascolto, come ho già detto negli altri segni, abbiate insomma la fortuna di vivere centinaia di anni. Perché? Perché già dalla prossima luna in pesci, del 27 e 28 dicembre, Giove in pesci non ci sarà più. Quindi questo stellium Nettuno, Giove Luna è l'ultimo, perché Giove tornerà
fra 12 anni, ad aprile 2033, nel segno dei pesci, ma non ci sarà già più Nettuno, che sarà entrato nel segno dell'Ariete, e prima che ritorni nel segno dei pesci passeranno centinaia di anni. Quindi è un momento così, anche di grande sentimento, un momento innanzitutto unico, raro, che darà sicuramente vita a qualcosa che ricorderete, a qualcosa di forte, a qualcosa di risolutivo, e che vi farà molto crescere nell'anima. Questo è un momento, potrebbe verificarsi anche un momento di grande condivisione, di grande amore, di grande affetto, di grande emotività in famiglia. Se ci sono state delle liti, ragazzi, se ci sono state delle divisioni, questo potrebbe, anche in passato, in tanto tempo fa, questo potrebbe essere un momento di grandissima condivisione, perché stiamo parlando di pianeti in pesci che portano la guarigione, la spiritualità e il superamento della materia. Questo è un momento di guarigione, di avvenimenti importanti che riguardano le vostre origini, ok? Quindi il rapporto con la famiglia, con gli immobili, con qualcosa, no? Con la patria, con proprio il vostro rapporto anche con l'inizio e la fine di tutte le cose. Proprio è un momento di grandissima crescita personale, che poi tra l'altro state facendo già da molto tempo, e che poi già dal 6 dicembre vi porterà a un altro tipo di cioè porterà proprio una trasformazione, una nuova consapevolezza e una nuova gestione delle vostre risorse e del vostro potere personale, che è in continua trasformazione. Quindi io vi aspetto nei commenti, perché sono molto curiosa di sapere che cosa vi accadrà nei commenti. Vi auguro una buona settimana, vi auguro di godere, di prendere il meglio da questo stellium, da questo incontro tra la Luna, Giove e Nettuno. Un grande bacio, e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno, cari amici con l'ascendente Capricorno, benvenuti alla settimana dal 28 novembre al 5 dicembre, che è una settimana nella quale ci saranno grandi movimenti legati alle notizie, ai trasferimenti, ai viaggi. È come se si creassero le condizioni per fare un viaggio, e soprattutto ci sarà una luna, uno stellium strepitoso a vostro favore, composto da Giove in pesci, Nettuno in pesci e Luna in pesci, che vi porterà, ragazzi, non so come interpretarla, cioè interpretatela voi ovviamente nella declinazione che più si confà alla vostra vita. Vi porterà finalmente a risolvere qualcosa e a vedere le cose in modo diverso. Paradossalmente potrebbe essere, visto che Giove è la vista congiunto alla Luna, finalmente potrebbero, se avete avuto dei problemi di vista, sia metaforici che legati proprio alla vostra persona, potrebbe esserci un transito risolutivo, come se trovaste la guarigione, la soluzione. Proprio c'è una visione, una vista rinnovata della vita. D'altra parte noi sappiamo che il Capricorno è forse il segno più sottoposto di tutti al grande e lungo processo di guarigione e trasformazione, sia emotiva che mentale che fisica, proprio a 360 gradi della sua persona, perché Plutone, il grande pianeta temuto da molti, più di Saturno, stando a quello che mi scrivete, è in Capricorno dal 2008 e non ne uscirà prima, se non ricordo male, di novembre 2024. Tanto che adesso Plutone è diretto, e quando Plutone è diretto le cose, la guarigione si sistema, no? Va veloce, le cose finalmente arrivano ad un esito e si può passare ad uno step successivo. Quando è retrogrado le cose si inceppano, perché la consapevolezza deve scendere profondamente dentro di voi, lavorare e fare la trasformazione. Quindi il transito è molto lento. Se volete approfondire, trovate sul canale di Spazio Indaco, ex Stars and the City, lo so che molti mi cercano ancora così.
i 2 video dedicati a Plutone in Capricorno. Plutone in Capricorno dal 2008 al 2024 e l'ultimo transito di Plutone diretto, perché questo ha sbloccato più cose possibili. Perché, facendo un recap generale per tutti quelli che mi ascoltano e per quelli che capitano su questo canale per la prima volta, durante l'ultima retrogradazione di Plutone che c'è stata per tutta l'estate, si è formato un trigono, un aspetto strepitoso positivo, probabilmente magari è stato anche impegnativo, doloroso e stressante, ma positivi saranno e sono stati gli effetti creato da Plutone, che era retrogrado sul vostro Sole, sul vostro ascendente. Se avete la Luna in Capricorno non lo so, si è incontrato con Marte Toro, nodo nord, Marte in Toro, scusate, Urano, nodo nord in Toro. Là c'è stata proprio c'è stato uno switch nel bene o nel male, ma da lì è nata una sorta di nuova consapevolezza e guarigione, per cui quando poi Plutone il 9 di ottobre è tornato diretto, ottobre non è stato probabilmente facile, ma da novembre la vita, perché voi col pianeta, con la bilancia, insomma, no? Fate sempre un po' di attrito, ma quando il Sole è arrivato in Scorpione, le cose hanno iniziato a prendere una volata migliore. Le buone notizie sono che, a parte questo bel Giove, questa congiunzione strepitosa, mistica, che tra l'altro vi farà crescere anche a livello spirituale, di sensazioni, farà bene all'anima, vi farà sentire, voi che siete sempre sul cucuzzolo della montagna e che vi sentite un po' soli contro il mondo, presi, no, dalle vostre ambizioni, vi farà vivere un momento di grande empatia, di grande condivisione con qualcuno o con più persone, se dovete debuttare, se dovete fare dei discorsi, se dovete laurearvi, non lo so ragazzi, se dovete presentare qualcosa, se dovete inaugurare qualcosa questa settimana, non solo è strepitosa, ma sentirete un amore, un affiatamento che vi faranno veramente bene al cuore. E poi le buone notizie sono che dalla prossima settimana, quindi successivamente a questo contesto di grande amore e di grande apprezzamento che dovreste ricevere con questo Giove, con questa Luna in Pesci congiunta Giove a Nettuno dal 29 novembre al 2 dicembre, avrete Mercurio che entra nel vostro segno, formerà i trigoni con Urano, col nodo nord, insomma, quindi tutte cose carine per far succedere cose, ma soprattutto vi resterà 3 mesi. Solitamente Mercurio una ventina di 2-3 settimane e corre via, è un transito molto veloce, proprio come la natura del pianeta. Invece questa volta ci sarà una lunga congiunzione di Mercurio in Capricorno, tra l'altro congiunto a Plutone, quindi no, gli effetti di questa trasformazione interiore si riverseranno all'esterno attraverso comunicazioni, incontri, notizie, insomma ci sarà un momento molto carino, tra l'altro nei giorni del vostro compleanno. E per chi non avesse visto i video precedenti, volevo ricordarvi che voi ne siete i principali interessati. Mercurio sarà retrogrado nel vostro segno su Plutone dal 29 dicembre al 18 gennaio 2023. Che cosa significa? Che quello è un momento di sospensione delle cose, del futuro. È bene proprio per la natura del segno, per il segno in cui si trova, per gli aspetti che crea. È bene non esordire, in quel momento è bene non debuttare, non aprire canali social per lavoro, partite, se possibile partite IVA, insomma, certo, se uno deve pagare le tasse e le bollette le paga, se uno si deve laureare si laurea, perché qualcuno mi ha scritto come faccio. Ci mancherebbe altro, ragazzi. Con Mercurio retrogrado più che altro significa che vi dovete laureare da mo' e che finalmente si scioglie questa candela, come diceva nonna, quindi si risolve questa cosa. Quindi state sereni, soprattutto se sono cose istituzionali, oppure anche se dovete fare un concorso. Non si può assolutamente decidere di non andare, anzi si va e si vede che cosa succede, perché i transiti, come dice il grande Paolo Fox, vanno verificati, non vanno creduti come un dogma, no? Una verità assoluta, vanno verificati.
In linea di massima però sono molto utili a risolvere le cose del passato, quindi a fermarsi, a rivalutare se dovete fare delle cose per l'anno nuovo, a riguardarle, a rideciderle, no? Anche se avete fatto degli incontri, se volete cambiare lavoro, se state frequentando qualcuno, quelli sono dei bei momenti di rivalutazione della situazione. Quindi qualcuno mi ha scritto: volevo presentare un nuovo amore in famiglia. O si fa prima del 29 dicembre o si fa a Capodanno. È meglio di no. Voi mi direte: ma perché? Andate su, perché per la natura del segno, tra l'altro in Capricorno, a meno che ovviamente le presentazioni non ci siano già state, sarebbe, ragazzi, a parte che qua poi andiamo veramente nella superstizione, voi fate quello che vi sentite. Con Mercurio retrogrado non si esordisce, per darvi l'idea, quindi non si aprono negozi. Io so che a Capodanno sembra simpatico, ma io vi dico solo che a Hollywood non esce un film con Mercurio retrogrado, fateci caso. Io ancora non sono andata a controllare, ma so che questa cosa ha delle fondamenta. Quindi cose grosse no. Ovviamente le cose da fare, quelle che bisogna fare, sì. Ok? Il senso del transito è che con Mercurio retrogrado non si ha la visione, siccome è proprio l'universo che ci spinge a guardare al passato, non si ha la visione completa delle cose e si ha soltanto quando essa è diretta. È come se uno non sa tutto e garantisce per un'altra persona, per dire, no? Faccio un esempio. Ebbene, soprattutto perché durante quel Mercurio retrogrado ci sarà un'interessantissima luna piena in Cancro, opposta a Plutone, quindi potreste cambiare idea, sapere cose, cambiare indirizzo, decidere un'altra cosa. Se aspettaste il 19, 18, 19 gennaio sarebbe meglio. Tornando a noi, questa settimana quindi avete questa strepitosa luna piena mistica, che tra l'altro sarà l'ultima congiunzione Giove-Luna-Nettuno in Pesci, la riaccadrà fra 200 anni, quindi ragazzi, i pianeti agiscono su quello che trovano, sapendo che Giove è un espansore. Se voi dovete risolvere un problema, Giove lo risolve. Ripeto, se avete lavorato tanto per fare qualcosa, un'attività, un debutto, una laurea, avete studiato per un concorso, grande sarà la soddisfazione, grande sarà anche la condivisione, l'amore, l'affetto, le percezioni, la crescita e la fama, la popolarità che avrete. Se siete latitanti è probabile che vi scoprano, cioè è un debutto, capite? Quindi regolatevi sapendo che c'è questo transito enorme, quindi se volete essere acclamati, riconosciuti, apprezzati, se volete risolvere un problema, fare un viaggio, fatelo. Se, come dire, la notorietà e la popolarità, anche no, in questo periodo della vostra vita, state riservati e state schisci. Quindi non so se mi farete sapere, perché siete sempre molto riservati nei commenti, però io vi aspetto, perché ovviamente sono curiosa, no, di questo transito epocale che avrete anche voi. Vi mando un grande bacio e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario, cari amici con l'ascendente Acquario, benvenuti a questa bella settimana dal 28 novembre al 5 dicembre. Avete 3 pianeti in Sagittario, complice anche lo stellium della scorsa settimana. Gli amici in Sagittario sono dei grandi amici del segno dell'Acquario, quindi c'è proprio un bel lavoro, un bel rapporto con gli altri. Dalle amicizie spunta l'amore, ragazzi, dalle amicizie spunta l'amore, spuntano un sacco di corteggiatori, spunta anche un successo nei progetti con le persone, nel lavoro con le persone, se lavorate con le classi, con i team, se siete dei leader di crescita personale, se istruite le persone a crescere, visto che i pianeti in Sagittario sono legati all'evoluzione, sappiate che si sta creando una condizione particolarmente favorevole, un progetto, persone con cui iniziare a creare un progetto, una classe, qualcosa che avrà una grande espansione e che
probabilmente è iniziata o è stata stimolata dalla luna nuova della scorsa settimana in Sagittario, che ha creato uno stellium, no, di ben 4 pianeti il 24 novembre, il 25 in Sagittario, e che avrà uno sviluppo molto forte nelle giornate di Natale. Stessa cosa se l'amore se l'amore è arrivato dalle amicizie o da un gruppo di lavoro, o se l'avete trovato in classe, se siete degli studenti, se l'avete trovato andando a vedere la partita o giocando o facendo sport, insomma in attività dinamiche, no? Proprio in mezzo agli altri. Se avete incontrato qualcuno che vi piace, che vi fa battere il cuore, sappiate che dalle giornate, già nei prossimi giorni, insomma, possono esserci degli sviluppi, ma dalle giornate di Natale, grazie a Giove in Ariete, avrete proprio la tangibile, percezione ed evidenza se la cosa decolla oppure se è meglio passare altrove. Nel frattempo, nel contempo, forse sono due le cose che possono accadere. Ad alcuni di voi potrebbe essere tornato un ex. Questo fatemelo sapere, ma è molto probabile, e potrebbe, ragazzi, ronzarvi intorno fino a metà gennaio, perché comunque avete Marte retrogrado che riporta delle cose, quindi è come se foste indecisi fra due fronti, oppure avete già una situazione sentimentale definita o non definita, ma magari c'è già qualcuno o c'è il ricordo di qualcuno, e con queste nuove conoscenze, con questi pianeti in Sagittario, siete chiamati a prendere una decisione, no? Quindi a far evolvere la cosa. Anche voi, insomma, avete 3-4 settimane di tempo. Poi, quando Giove entrerà nel segno dell'Ariete, quindi il 20 dicembre, inizierete ad avere le idee molto più chiare, ma non vi venisse in mente, o meglio, le stelle consigliano di non comunicare le decisioni prese tra il 29 dicembre e il 18 gennaio, perché avrete Mercurio retrogrado su Plutone. Quindi penserete, spinti anche da Giove in Ariete, che non è molto riflessivo, non è proprio il maestro, il compagno ideale per le persone che devono riflettere, ma insomma, nonostante abbiate una gran voglia, no, di risolvere, di chiarire, di dire guarda io sto con un altro, guarda invece un altro, oppure no guarda tu, no, va bene quello di prima, anche se avete questa grande voglia, il consiglio è di tacere rigorosamente, aspettare il 18-19 gennaio. Io da Toro aspetto sempre un giorno in più, se posso, se mi devo muovere e fare qualcosa, un giorno in più rispetto a Mercurio che ha finito il moto retrogrado, perché non si sa mai. Già il Toro è un po' lento nel valutare le cose a volte, quindi se si può non siate precipitosi. Comunque dal 18 Mercurio torna diretto, e quindi aspettate questi 20 giorni, no, di retrogradazione del pianeta su Plutone, perché quelle decisioni che voi avreste voluto prendere potrebbero essere messe in discussione, perché la retrogradazione di Plutone indica proprio quello che è bene che facciamo un ripasso del passato, perché forse ci è sfuggito qualcosa. Un'altra cosa che è bene evitare di fare, visto che avrete un Giove in Ariete che spinge proprio a fare comunicazioni, esordi, che proprio vi spingerà in maniera incredibile alle novità, no? Avrete voi un Capodanno all'insegna, un Natale anche all'insegna della primavera, che però sarà bene rimandare a gennaio inoltrato. Anche altre cose andranno tenute per voi, tante novità andranno tenute per voi, e dovrete attendere il 18-19 gennaio. In realtà voi proprio il 22 tecnicamente, però immagino che scalpiterete. Per due motivi: con Mercurio retrogrado è preferibile non esordire, essendo proprio un pianeta apparentemente volto al passato, è un pianeta molto utile per fare recap, per risolvere le cose che abbiamo lasciato in sospeso, per rivalutare situazioni, per riascoltarci meglio e per vedere se veramente vogliamo fare quella cosa. Comunque non c'è l'energia giusta, improntata alla direzione giusta per esordire,
dare comunicazioni ufficiali, aprire negozi, che ne so, aprire canali social, soprattutto per il lavoro, per il cazzeggio, chi se ne frega, uno lo chiude e lo riapre se non va, no? Insomma, per le cose serie, importanti, si aspetta il 19 gennaio, nel vostro caso sarebbe meglio il 22 perché? Perché uno dei vostri governatori, Urano, tornerà diretto il 19 gennaio. Quindi, perché? Tra il 21 gennaio, dimenticavo di dirvi che avrete una strepitosa luna nuova nel segno, quindi no? Se uno aspetta veramente il 22 per fare le cose più grandi, sarebbe consigliato. Questo siamo arrivati a gennaio perché so che l'Acquario sta attendendo l'oroscopo del 2023. Vi giuro che uscirà nei prossimi giorni. Sono ancora in ripresa rispetto al long covid, è ancora abbastanza impegnativa e quindi non riesco, proprio mi manca il fiato, quindi mi scuso. Mi manca il fiato proprio alcuni giorni, non riesco a lavorare più di tanto, quindi questo è. Però sono andata a guardare l'Acquario quando è uscito l'anno scorso, mi sono data una pacca sulle spalle perché l'anno scorso l'Acquario 2022 è uscito, se non sbaglio, già a gennaio, quindi insomma stiamo avanti. Quindi questa settimana però, tornando ai giorni nostri, è molto interessante per i soldi, per le finanze. Questa è una settimana strepitosa nel quale, e anche per l'indipendenza psicologica da varie situazioni, no? Come se foste pronti finalmente a fare quello che volete voi e che Saturno in questi 3 anni vi ha fatto capire di dover fare. Questa settimana avete una congiunzione che non si ripeterà più per i prossimi 100, 200 anni, 150, 200 anni. Sarà una congiunzione di Luna in Pesci, Giove in Pesci e Nettuno in Pesci che vi farà avere la completezza del vostro stato, di quello che volete fare, se siete pronti, se siete liberi a liberarvi di zavorre, se avete la possibilità economica, psicologica, morale per reggervi sulle vostre gambe, o se è ancora presto, ragazzi. Però è un momento di connessione con voi stessi e con i vostri reali desideri e della consapevolezza di dove sta la felicità irripetibile. Quindi io aspetto i vostri commenti perché sono veramente curiosa di sentire la vostra rinascita, più rinascita questa che altre cose legate a Saturno. Quindi un grande in bocca al lupo, vi aspetto, un grande bacio e passiamo all'ultimo segno dello zodiaco, i pesci. Cari amici dei pesci, cari amici con l'ascendente pesci, benvenuti a questa settimana che vi vede protagonisti di un transito epocale. Ci sarà una congiunzione Giove, Luna, Nettuno in pesci sul vostro Sole, sul vostro ascendente, sulla vostra Luna, che non si ripeterà più per questa vita. Poi Giove, Luna e Nettuno si rincontreranno nel segno dei pesci fra qualche centinaio di anni, quindi già dalla prossima luna in pesci di fine dicembre ci sarà Giove in Ariete, quindi la luna è crescente, Giove è diretto, ergo tecnicamente il sogno giusto per voi, quello che di giusto c'era per voi, che avete sognato, desiderato, cercato di raggiungere, sperato in questi 2 anni circa in cui Giove è entrato nel vostro segno o sul vostro ascendente e vi ha fatto sfiorare il sogno. Qualcuno di voi, no, i più pragmatici, i più pronti, sono riusciti anche a raggiungerlo, non senza difficoltà, ma questa volta dovrebbe esserci un esito per quelli che non erano riusciti a completare il viaggio. Questa settimana c'è un allineamento, la luna è crescente, Giove è diretto e Nettuno è retrogrado, ragazzi, proprio a indicare che quel sogno non è stato ancora raggiunto, può veramente accadere. Se le cose non accadono proprio immediatamente, imminentemente, nelle giornate del 30 novembre, 1 e 2 dicembre, sappiate che dal 6 Mercurio si mette in ottimo aspetto per gli amici dei pesci
entrerà nel Capricorno, si congiungerà a Plutone, resterà nel segno del Capricorno per 3 mesi, sarà anche retrogrado come vi ho già avvisati dal 29 dicembre, ho avvisato nei video precedenti, dal 29 dicembre al 18 gennaio, quindi ci sarà una fase di rielaborazione che vi darà la spinta a sbocciare. Allora, non mancano le tensioni, però prima vorrei parlare di questi pianeti in pesci e del perché tante persone mi hanno detto a me non ha portato quello che doveva portare. Allora ragazzi, prima cosa, chi ha tanti pianeti in pesci o chi ha dei valori importanti in pesci tende a sognare molto, a volte se non ci sono anche nel tema natale dei pianeti in segno di terra si perde il senso della realtà e ci si esalta, ok? Questa volta il transito era congiunto a Nettuno, quindi l'esagerazione, il fanatismo, lo scollamento, l'idealizzazione di qualcosa, lo scollamento della realtà erano dietro l'angolo. Ora io mi rendo conto che dire a un pesce stai con i piedi per terra, qualcuno mi ha detto pure ma come fai a dire a un pesce di stare con i piedi per terra? Perché cercando di essere pragmatici si evitano anche delusioni, nel senso che sì, io sogno una cosa grande, però se sono un po' pragmatica vedo se ho le risorse per ottenerla, ok? Effettivamente questa volta i pianeti in pesci erano veramente tendenti all'espansione, al sogno, ripeto, all'eccesso e quindi è come se aveste tentato di fare un po' il passo più lungo della gamba e quindi poi la cosa non c'era. Chi è riuscito bene o male a mettere in piedi questa cosa ha avuto delle difficoltà. Perché? Sempre per l'eccesso, perché magari aveva le qualità per farlo, ma non di quella durata, non una cosa così grossa. Quindi c'era bisogno di ritrovare la misura. È probabile che vi siate resi conto, no? Cioè con le varie difficoltà. Poi avete anche un Saturno che vi sta lavorando molto, no? Nella psiche, nell'inconscio, quindi siete sicuramente cresciuti da quando Giove per la prima volta è entrato nel segno dei pesci il 14 maggio del 2021. Quindi è probabile, molto probabile, che questa volta abbiate capito, no? Qual è la direzione giusta da prendere e dove andare. È ovvio che non mancano le tensioni. Avete questo Marte in Gemelli, dissonante, retrogrado, che sta portando innanzitutto molta indecisione, no? Un po' di instabilità nelle location, in famiglia, nel luogo dove stare. Questa cosa andrà avanti fino a marzo. Casualmente poi a marzo nel vostro segno arriva Saturno e Saturno poi pota tutti i rami secchi, quindi poi la destinazione, la location, le persone con cui fare famiglia, perché c'è anche chi è indeciso, mi avete scritto io sono indecisa se restare col vecchio compagno, andare con una persona che ho conosciuto, che vuole fare famiglia con me, proprio in linea con il transito, avere dei figli con me. Datevi tempo, datevi assolutamente tempo e fate in modo che Saturno dal 7 marzo continui il suo lavoro e faccia questa selezione che magari voi col vostro gran cuore, con i vostri ideali non siete riusciti a compiere. Lì quando Saturno arriverà nel segno capirete quali porte sono proprio sbarrate per sempre, non sono in linea con voi e quindi andrete finalmente, perché il bello di Saturno è quello che ci chiude una porta che noi magari insistentemente, una convinzione, un'idea, però chiudendocela ci impedisce di sprecare altro tempo e quindi per me è una cosa assolutamente benefica.
Oltre a queste indecisioni, quindi per il momento, ragazzi, soprattutto adesso con i pianeti in Sagittario, non c'è una dissonanza, no? C'è un'opposizione. Cercate di mettervi in una posizione zen, anche se quella Luna, Giove e Nettuno sono estremamente strepitosi e vi danno una grande spiritualità, una grande connessione e, se lavorate in ruoli pubblici, anche una grande espansione. Cioè, questa settimana, non è il caso forse, no, di prendere grandi decisioni o io consiglio sempre quando Mercurio sarà in Capricorno. Questa settimana ci sta un po' di tensione tra le questioni familiari, tra la location, tra il lavoro, no? Vi state barcamenando, ma sembra che riusciate a reggere botta alla grande. Se lavorate in un settore oppure se aspirate alla visibilità e alla fortuna, questa settimana, nelle giornate con la Luna in Pesci, 30 novembre, 1 e 2 dicembre, avrete un grande momento di popolarità, di ascensione, di visibilità, ragazzi, è un transito assolutamente positivo che vorrei che voi accoglieste, proprio che ne beneficiaste al massimo, proprio per riprendervi, per rinfrancarvi. Se invece tendete agli eccessi e non lavorate in settori nei quali la visibilità è contemplata, evitate di mettervi eccessivamente in mostra, se già sapete di tendere agli eccessi, perché il cielo è dissonante, l'esagerazione dietro l'angolo, e magari, no, se non fa bene al personaggio, se non fa bene al ruolo, potreste tracimare, esagerare, ok? Quindi per chi deve godere di visibilità, sì, per chi no cercate di contenerlo, e cercate soprattutto di sfruttare quell'energia per la connessione al cuore, per stare proprio per sentire la riconnessione con voi, perché comunque è un transito davvero di crescita. C'è questo ottimo aspetto di questo stellium in Pesci con Plutone e con Urano, che se anche non doveste lavorare con il pubblico, se riuscite ad agganciarlo non nella sua manifestazione plateale, ma nella sua essenza, vi farà fare degli incontri, vi farà avere delle notizie, vi farà avere dei momenti di grande condivisione con il vostro entourage, con il vostro team, che saranno molto importanti. Ci saranno anche delle bellissime, se dovete sostenere degli esami, dei concorsi, fare delle domande, quello usata bene. Questa luna vi dovrebbe portare una grandissima fortuna. Io al posto voi responsabilmente, ma proverei anche a giocare, ragazzi. L'ultima cosa che vi dico, quindi è un transito molto molto bello, io vi aspetto nei commenti perché spero che mi raccontiate che cosa porterà questa luna strepitosa, questa congiunzione strepitosa questa settimana. Una cosa, se ci sono delle amicizie, delle situazioni, dei rapporti con dei luoghi, con delle persone che stanno finendo, ragazzi, è normale, sta finendo soltanto quello che era morto da mo', perché con quel Marte retrogrado state proprio vivendo il palesarsi della fine di tutte le cose, ma erano cose già finite. D'altra parte, per volare e per raggiungere i sogni bisogna liberarsi dalle foglie morte, quindi questo è un momento necessario anche per quello, ok? Le persone con cui non siete in linea, gente che fa polemica senza motivo, io direi, ripeto, siete nella fase della fine di tutte le cose, ovviamente non di tutte, di delle cose morte, quindi il consiglio delle stelle è di lasciarle andare. Quindi io aspetto da tutti voi che mi facciate sapere questa strepitosa luna in pesci dei primi giorni di dicembre, che cosa vi porterà. Vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine di questo lunghissimo video, vi mando un grandissimo bacio e vi auguro buona settimana. Ciao a tutti.